away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buona sera a tutti e ben ritrovati qui al nostro appuntamento, l'appuntamento di ognuno di noi qui a Radio Piper ogni mercoledì alle 9 di sera. Stasera con noi come ospite abbiamo la Stefania che a momenti sta arrivando, ho avuto un contrattempo comunque per strada. Nel frattempo magari vi leggo qualcosa di quello che mi avete scritto, perché è giusto dar voce ad ognuno di noi, perché io sono qui anche grazie a voi, perché credo che siamo tutti qui connessi perché stiamo tutti cercando la stessa cosa, un qualcosa che può aiutarci ad essere connessi con noi stessi, perché credo che sia il vero scopo un po' del nostro viaggio, riconnettersi con noi stessi di modo da poter essere più consapevoli e migliorare proprio quello che stiamo facendo
in questo mondo, in questa nostra esperienza di vita. Ecco, allora vi leggo. Ciao Edward, volevo ringraziarti per la puntata di ieri sera. Cosa dire? Magnifica, stupenda, coinvolgente. Di puntata in puntata hai alzato il livello fino a Francesca di ieri sera. Una vera gioia ascoltarla. Le sue parole sulla croce mi hanno commosso e oggi ho riflettuto ancora e dopo molto tempo sono riuscito a guardare il cielo con uno spirito diverso. Non voglio dilungarmi troppo con i discorsi, ma ho sentito di farlo, di ringraziarti per aver trovato il coraggio di fare un programma così semplice ed intenso allo stesso tempo. Quando si sentono vibrare le emozioni, almeno per me, vuol dire che si sta bene e ci si gode di sentire queste parole che ci portano a stare in sintonia. Grazie ancora Edward. Intanto ringrazio chi mi ha scritto questo, perché anche per me è molto importante avere il vostro supporto, cioè le vostre riflessioni su quello che faccio, perché siamo tutti qua che dedichiamo il nostro tempo proprio per questo, per stare insieme. Ciao Edward, ieri sera avete trasmesso agli ascoltatori Luce Pura. Grazie infinite per farci conoscere ogni mercoledì queste anime cristalline. Ogni puntata è un'evoluzione della precedente. Molto significativo vedere anche il tuo totale coinvolgimento, a dimostrazione e conferma della passione e dell'amore che ci impieghi per portare avanti questo nobile progetto. Ti auguro ogni bene, un abbraccio. Allora, scusate che la tecnologia non è il mio forte. Ho guardato con interesse l'ultima puntata ed ho cominciato a vedere quelle perse. Sei il mio appuntamento fisso del mercoledì sera. Sto facendo saltare la nave e riprendendo la vita che mi appartiene, con il brivido di non sapere cosa mi aspetti, ma con la gioia di affrontare ogni nuovo giorno. Grazie Edward, mi fa piacere essere in tanti a credere nella riflessione e nella forza interiore di ognuno di noi. Ecco, questi sono alcuni dei commenti che ho ritenuto un po' più significativi da leggere, perché credo che ognuno di noi prenda spunto da cosa viene detto, me per primo. Anch'io quando riguardo il programma con attenzione nei giorni successivi, perché mi piace ovviamente anche riguardarmi, perché mi piace anche criticare me stesso o essere di ispirazione a me stesso, per cui mi guardo come terza persona e vedo cosa posso migliorare, perché ognuno di noi vuole migliorare nella vita, ognuno di noi vuole andare avanti e che sia un giorno sempre più bello, no? Più di ispirazione, più importante per noi stessi, ecco, più una crescita che continuiamo di giorno in giorno. Allora, l'altra sera, cioè ieri sera, mi sono detto chissà cosa avrò da dire domani al programma che possa essere di ispirazione per chi ascolta, perché per me è molto importante riuscire a trasmettere ad ognuno di voi qualcosa che possa essere di beneficio, dato che dedicate il vostro tempo ad ascoltarmi, ad ascoltarci. E sono andato a letto un po' così, ho detto chissà, e allora ho pregato lassù al cielo e ho chiesto se potete datemi una mano, perché ci sono persone connesse che magari cercano anche qualcosa in più proprio per se stessi, no? E così è stata la mia preghiera prima di andare a dormire. Stamattina mi sono svegliato, sono sceso subito dal letto e ho cominciato a scrivere 3 facciate di cose da dire.
perché si vede che durante la notte magari mi sono connesso in qualche modo e mi sono svegliato con un sacco di cose da dire stamattina, e questo per me è stato un'ulteriore conferma. Non so voi che state ascoltando il programma o meno eccetera, però io personalmente da quando è iniziato questo programma sto sempre avendo più e più conferme quasi giornaliere su quello che devo fare, cioè guardo il cielo, chiedo, mi viene sempre indicato le cose da fare, per cui vivo un po' come in due mondi paralleli, quello mio cosciente in quello che devo fare, i miei impegni giornalieri di vita eccetera, ed un altro che devo portare avanti ed è come se fosse un'altra parte di me, un'altra parte di me che mi viene tra virgolette detta, e quando non lo capisco mi vengono dati segnali finché lo capisco, per cui in un modo o nell'altro arriva. Non so voi, magari se qualcuno di voi vuole scrivermi anche le vostre impressioni o quello che sta succedendo anche a voi, però questo è quello che sta succedendo a me, e volevo leggervi magari anche un paio di queste cose che mi sono notato stamattina. Ecco, credo che quando ci riconnettiamo con la nostra anima è lì che inizia il nostro viaggio, quello in noi stessi. Il resto è solo esistere, perché quando noi ci riconnettiamo in quello che siamo, allora lì inizia la nostra vera vita, perché se no andiamo avanti ma non capiamo il perché stiamo vivendo, e se non capiamo il perché stiamo vivendo, allora ci affidiamo a qualcuno che ce lo dica, che può essere tipo una TV, dei media, altre cose, però in realtà le risposte sono in ognuno di noi, per cui se noi ci riconnettiamo capiamo il perché siamo qui ed il motivo. Ecco, che possa il nostro credo renderci forti e coraggiosi nel nostro cammino e proteggere i più deboli e oppressi, perché è molto importante avere qualcosa in cui credere, e quando abbiamo quello in cui credere, questo ci rende forti, e il coraggio anche di affrontare qualsiasi avversità, e comunque sia non dobbiamo mai dimenticare di aiutare chi magari non è così forte e coraggioso come noi. È una responsabilità di ognuno di noi che ha verso il suo prossimo, perché ama il prossimo come te stesso, e questa è un po' la mia regola di vita. Ecco, sto solo cercando di dire che non siamo soli, anzi c'è un mondo parallelo intorno a noi, solo che alcuni di noi non abbiamo sviluppato gli occhi per vederlo ed il cuore puro per sentire e capire che siamo tutti fratelli e sorelle alla ricerca di quello che abbiamo perso. Questa è una riflessione che mi sono dato un po' anche, esempio, tante volte ci si cerca magari anche di... Allora, abbiamo un problema con la nostra mente, che la nostra mente tante volte è troppo razionale e ci blocchiamo, e blocca un po' la nostra evoluzione, perché ragioniamo con la mente, con la testa, però questo non è lo spirito, è più una cosa di esperienza di vita, e ci diamo come delle linee guide, ma spesso ci bloccano la nostra evoluzione. È come dire a un sordo, gli dici cos'è l'udito, non può saperlo perché non ha l'orecchio per sentire il suono, no? Per cui per lui l'udito non esiste, il suono non esiste. Per tanti di noi pensiamo che un mondo parallelo non esiste, ma perché magari siamo sordi, siamo ciechi sotto quel punto di vista. Però quando cominciamo a svilupparlo, ascoltare noi stessi, ascoltare il ritmo del nostro corpo, ascoltare il ritmo della natura, ringraziare il cielo ogni giorno per essere ancora vivi, un altro giorno da vivere, ringraziare Madre Terra per avere il corpo in cui fare questa esperienza terrena, eccetera, cominciamo a sviluppare altre connessioni, e quando cominciamo a sviluppare queste connessioni allora si comincia a aprire tutto un altro mondo. Ovviamente bisogna essere anche umili e volerlo e ascoltare e capire, e da lì parte tutto un altro cambiamento in noi stessi, che forse è il vero mondo. Cioè,
secondo me ci sono più mondi paralleli, dipende uno cosa è pronto e vuole vivere, perché bisogna essere anche pronti a fare dei cambiamenti noi stessi. Ecco. Perdersi per ritrovarsi, questo sì. Praticamente tante volte abbiamo dei problemi, ci troviamo in delle situazioni, diciamo come affrontarle, come uscire, e sono tanto ingorbugliate. Allora, delle persone mi chiedono, dicono, ma come faresti, come questo, quell'altro, eccetera. Allora, è difficile innanzitutto dire cosa faresti, perché ognuno ha il suo viaggio di vita ed ognuno è diverso, nessuno è uguale. Possono essere simili, ma non uguali. Allora, quello che consiglio io è cercare di stare via il più lontano dalla tecnologia, perché la tecnologia ci rende sterili, mentre la natura ci rende vivi. Allora, quello che consiglio io a tutti è di prendere una piccola tenda, quella che costa meno, però che si può riparare dalle intemperie, dalla pioggia, eccetera. Andare lungo un fiume a qualche parte, così abbiamo l'acqua, perché l'acqua è fonte di vita. L'acqua è per bere, l'acqua è per cucinare, l'acqua è per mangiare, l'acqua serve per tante cose. Magari andare lungo un fiume, guardare il cielo, guardare la natura, vedere come vivono gli insetti, gli animali, eccetera, e da là siamo in pace con noi stessi ed impariamo a guardare con altri occhi. E quando guardiamo con questi occhi vediamo altre soluzioni che, stando invece in mezzo alla tecnologia, non riusciamo a vederli, perché la tecnologia purtroppo rende l'uomo razionale. Ovviamente quando si vanno in questi posti, non bisogna portare con sé il telefonino, il computer, queste cose qua, no, perché sono sempre delle interferenze magnetiche che comunque sia condizionano la nostra mente e non ci fanno andare su un'altra dimensione a vedere altre prospettive. Ecco, magari farlo anche se uno ha figli, famiglia, eccetera, andare proprio anche con i figli, insegnargli qualcosa di diverso, perché noi veniamo dalla terra, dalla natura, per cui in mezzo alla natura noi possiamo ritrovare noi stessi, in mezzo alla tecnologia anche no. Allora, sì, questo anche avevo scritto, che praticamente noi possiamo guardare la natura per ore e non ci stancherà mai. Dobbiamo guardare 3, 4, 5, 10, una giornata intera e avremo entusiasmo, ma non stanchezza. Tu guardi delle cose su una TV, qualcosa tipo di uno schermo, e quello ci toglie l'energia e dopo un tot di tempo, un'ora, 2, 3, eccetera, saremo così stanchi, morti, che dobbiamo andare a dormire per recuperare. Vuol dire che la tecnologia ci assorbe la nostra energia e ci rende deboli e ipnotizzati, mentre la natura no, ti rende forte e pieno di vita e osservi veramente com'è la vita, per cui sono delle cose su cui riflettere. Ecco. Ok. Ognuno di noi ha un motivo e missione per essere scesi in questo mondo. Cioè, quando scendiamo qui abbiamo un motivo per esserci, come quando tu fai un ruolo in un film, in un teatro, tu inizi e finisci il tuo ruolo all'interno di questa puntata, di questa sceneggiata. Uguale la vita, c'è la nascita e la conseguenza è la morte, ma la morte non è qualcosa di malvagio, negativo, eccetera, come ci viene inculcato da piccoli, no, perché magari dopo la morte andiamo in una dimensione ancora migliore di questa, per cui è un transito. Questo mondo non è il fine, è solo un transito. Cioè, noi veniamo, decidiamo dove nascere, facciamo quella vita e poi finisce, per cui in questa esperienza di vita abbiamo una vita da vivere e dobbiamo viverla, se no cosa siamo scesi a fare? Solo esistere? Solo essere una parte di un ingranaggio? Cioè, spero di no, c'è ben altro, insomma, di motivo del per cui vivere, diciamo, questa vita. Ecco, ognuno di noi ha il proprio scopo di essere qui, dobbiamo solo riconnetterci e ricordarcelo.
Ognuno di noi ha le proprie grandezze. Dobbiamo solo essere umili per poterci accettare e mettere al servizio dei nostri fratelli e sorelle, madri e padri, figli e figlie. Ognuno di noi è parte dello stesso Dio ed insieme possiamo ritornare e brillare. Da soli ci incuppiamo e ci divideremo. Insieme, uno accanto all'altro, aiutandosi ed amandosi per un mondo migliore, in cui vivere questa esperienza terrena che Dio ci ha donato. Sì, perché la vita è un dono. Ed è importante riconoscere i propri pregi, le proprie grandezze e comunque anche i propri difetti. E non c'è niente di male nel riconoscerli, anzi bisogna veramente conoscerli e capirli, perché ognuno li ha, e metterli al servizio di chi ci è vicino, perché uno può essere grande in una cosa, uno grande in un'altra, uno grande in un'altra ancora, e tutti uniti fanno tante cose grandi, per cui è importante essere uniti ed aiutarsi, ed è così che una società funziona, una famiglia funziona, un'aggregazione di persone funzionano. E se invece ognuno pensa solo a se stesso, non funziona nulla. Per cui l'unione è molto importante, è la cosa fondamentale, diciamo, ecco, è questo. Ecco, dalla regia mi dicono che è arrivata la Stefania, ecco, per cui adesso iniziamo il programma con la Stefania, che è nostra ospite. E bene, Stefania, vieni pure, insomma, ecco, bene. Ok, ciao, bene, dai. Ciao, benvenuta. Grazie. Al programma. Grazie. Grazie a te. Mi spiace per questo ritardo, però adesso ci sono, siamo qua insieme. Allora, Stefania, eccoci. Cosa ci racconti stasera? Cosa vorresti esprimere di tuo a chi ci sta ascoltando dall'altra parte del microfono e del video? Ma allora diciamo che venendo qua ho avuto un'immagine della mia partenza, no? E in questo mondo in cui veramente dobbiamo scoprire chi siamo. E questa immagine mi ha portata lontano nel tempo, un tempo in cui ero molto più giovane, molto più inconsapevole, e un momento in cui qualcosa nella mia vita non stava funzionando, ma non stava funzionando in un mondo che per me era molto importante, quello di una relazione, che per me era una relazione di grande valore, perché era la relazione con mio figlio. Per quanto comunque mio figlio fosse piccolo all'epoca, io avevo già percepito che c'era qualcosa che non faceva funzionare questa relazione, e mi sono accorta che quello che non faceva funzionare la relazione era il mio modo di comunicare con mio figlio, per quanto lui fosse piccolo. E quindi insomma, come genitore, si sa, noi in qualche modo ci imponiamo delle regole educative perché le acquisiamo dai nostri genitori, però questo modello non funzionava, cioè il modello di comunicazione che io adottavo non era quel modello che mi permetteva di creare una buona relazione con mio figlio, e devo dire che questo mi faceva molto soffrire. E quindi da lì cominciai una ricerca, cioè volevo andare a ricreare la relazione. Devo essere onesta, non fu assolutamente semplice, perché in quel momento per me significava sovvertire tutti i miei paradigmi, cioè sovvertire tutto quello che io conoscevo. Ma poiché quella relazione per me aveva un valore altissimo, io ho deciso di fare il cambiamento. E mi è venuta in mente un'altra frase che lessi poco tempo fa. In questa frase si dice: nelle relazioni tutti noi nasciamo ignoranti e cresciamo autodidatta, cioè
E mi ha veramente illuminata questa frase, perché mi sono accorta, e poi ovviamente parlando di relazioni si parla di comunicazione, perché una buona comunicazione genera una buona relazione e una buona relazione è nutrita da una buona comunicazione. Quindi diciamo che comunicazione e relazione sono fortemente interconnesse. E in effetti mi sono accorta, rievocando quindi il mio passato, che non c'è una educazione alla comunicazione, così come non c'è una educazione alla buona relazione. Il modello educativo quindi che io ho ricevuto dai miei genitori in termini di comunicazione era che c'è un vincente e c'è un perdente nelle comunicazioni. Quindi c'è qualcuno che deve avere per forza ragione. Se io ho ragione mi sento soddisfatta, se non ho ragione non mi sento soddisfatta. Quindi il modello che io ho applicato per tantissimo tempo, creando quindi anche una grande sofferenza nella relazione, era questo. E da lì ho cominciato una ricerca esplorativa, cioè di che cosa fosse una buona comunicazione. Allora, per esempio, ho scoperto che anche nel termine comunicazione c'è una radice potente, perché ogni parola ha un'energia, ogni parola ha una sua etimologia. L'etimologia della parola ci porta sempre alla sua radice, quindi alla sua verità profonda. E comunicazione deriva dal latino communis. Significa mettere insieme, quindi significa che le due parti che stanno comunicando, se lo fanno in maniera efficace, trovano un obiettivo comune, cioè trovano una sintesi comune, un equilibrio insieme. E allora non c'è bisogno di avere qualcuno che perde e qualcuno che vince, poiché entrambi gli interlocutori saranno vincenti. E quindi ho iniziato proprio ad esplorare questo mondo della comunicazione e ho scoperto delle cose, devo dire, bellissime, che però mi hanno impegnata particolarmente, perché come ti dicevo prima, stavo mettendo in discussione tutti i miei modelli, cioè tutti i modelli che io avevo acquisito nel tempo. E quindi ho iniziato anche a dirmi: ma dove sei? Okay. E cosa devi fare per? E quindi in questa ricerca poi ho iniziato a ritrovare me stessa, perché quando noi iniziamo a trovare il canale comunicativo che sentiamo essere nostro, e lo sentiamo perché quando partecipiamo ad una comunicazione efficace, poi alla fine non lo facciamo neanche più con la testa, lo facciamo con il cuore, cioè c'è un livello energetico che è completamente diverso. E allora lì ti riconosci, cioè mentre parli e ti ascolti, senti che in quelle parole c'è un'energia che sta nutrendo, non solo tu perché stai parlando, ma senti che sta nutrendo anche l'altro. E in questo continuo dare e ricevere, il livello e quindi anche la qualità della relazione diventa qualcosa di più grande. E quindi quello che mi piacerebbe portare stasera è proprio la comunicazione. Bello, ma questa comunicazione per cui è nato principalmente da quando tu hai avuto il tuo figlio? Sì, il primogenito. È stata la prima, cioè è stata una necessità per cui tu hai fatto questa ricerca? Sì, un'urgenza per me, è stata proprio, ecco, la definirei proprio un'urgenza, perché nella relazione con mio figlio, ripeto, era piccolissimo, perché parliamo di un bambino di 2-3 anni. Sì. Quindi piccolissimo, però sentivo proprio che c'era qualcosa che non andava. E io avevo bisogno di trovare un nuovo modello, un metodo, perché ovviamente come madre volevo e voglio ancora ovviamente molto bene a mio figlio, e sentivo che quella cosa lì, così come si stava creando, mancavano dei pezzi. Ecco, direi oggi, con la consapevolezza di oggi, che direi mancava l'anima.
In quella relazione lì, in quel livello di comunicazione mancava l'anima, e quindi io stavo cercando l'anima nella comunicazione. Ok. Mi viene una domanda, ma l'anima nella comunicazione, cioè mancava l'anima perché tu eri troppo razionale, Esatto. cioè seguivi dei dogmi razionali Sì. che venivano un po' messi tra virgolette, Sì, e allora per cui non eri te assolutamente. stessa, non eri spontanea? Assolutamente, io stavo semplicemente imitando un modello comunicativo acquisito, trasmesso assolutamente in buona fede dai miei genitori, e lo stavo riproponendo. Continuamente proiettavo quel modello, però ad un certo punto io ho sentito che c'era qualcosa che non andava, e ho avuto la netta percezione che fosse il modello comunicativo a non andare. Devo essere anche sincera, sono una persona sensibile, quindi ho scoperto nel tempo di essere anche molto empatica, quindi riesco a comprendere quali sono i livelli che in qualche modo sono in qualche modo inefficaci. E lì ho capito che la comunicazione era uno di questi livelli inefficaci per me, e quindi ho puntato molto su quello. Ma non ho tanto puntato inizialmente sul metodo di comunicazione con mio figlio, quanto su cosa io mi dicevo dentro. Cioè, io ho iniziato prima dal mio dialogo interiore, perché io ho scoperto che per comunicare in maniera assertiva con qualcun altro devo prima avere un dialogo assertivo con me stessa. Prima di non giudicare qualcun altro devo permettermi di non giudicarmi, di non essere giudice impietoso di me stessa. Prima di comprendere l'altro, devo imparare a comprendere tutte le parti di me, perché come dentro, così fuori. Sì. Quindi in verità, per me, quella relazione, tra virgolette, turbata, perché io la sentivo così, è stato un grande vantaggio. Cioè mi ha dato la possibilità di vedere, come ti dicevo, più aspetti, partendo però non dall'altro, che in quel caso era mio figlio, ma partendo da me, e iniziando a dirmi: ok, guardati dentro, ascoltati, perché poi anche l'ascolto è uno degli elementi fondamentali della comunicazione. Si pensa che la comunicazione sia ciò che si dice, in realtà quello è solo un 13%. Poi ci sono tanti altri aspetti della comunicazione che sono assolutamente importanti e che vengono anche trasmessi a chi in quel momento ti sta ascoltando. La postura del corpo, la voce, il tono, l'espressione, sono tutti elementi che incidono fortemente nella comunicazione. Ma quello che io ho ritenuto di grande valore all'inizio, proprio quando mi sono introdotta in questo cammino, è stata la possibilità di dialogare in maniera diversa con me. E quel dialogo ha poi aperto anche altre porte, che sono state le porte di conoscenza di chi era Stefania. Per quello dico che mancava l'anima, perché in verità lì non c'era Stefania. C'era semplicemente un modello educativo di comunicazione che io proprio così, no? Copia e incolla. Che purtroppo comunque si avviene, perché tante volte uno non nasce genitore, per cui si trova a fare genitore e dice: ok, adesso cosa faccio? E magari prendi esempio di un modello stereotipato e non sei te stessa. Magari se uno solo dice: ok, provo così, vedo che ha funzionato per molti, però per molti non è per tutti, cioè ognuno è diverso, cioè, nel senso, se non sei connesso con te stesso non riesci a connetterti nemmeno con la persona che hai davanti. Se non hai vissuto, assimilato un qualcosa in te, come fai ad esprimerlo verso la persona che ti è davanti, tipo? Sì, esattamente, è stato proprio questo, e diciamo che alle volte, anzi io direi quasi sempre, nel momento in cui permettiamo alla nostra consapevolezza di esprimersi, che il malessere è una grande benedizione. Sì.
Questa sì. È una grande benedizione il malessere. Ti fa fare i compiti. Ti fa fare i compiti per casa, ti dà le consegne, sì, che devi assolvere. E poi, sai, accade come dicevi prima tu, no? Ciò che abbiamo acquisito nel passato è stato buono fino ad un certo punto. Poi, da quel momento in poi, le strade devono per forza cambiare, perché noi dobbiamo diventare rispetto ai nostri genitori qualcosa di più grande. Io credo che qualsiasi genitore voglia vedere il figlio realizzato, felice, sereno, per cui però ovviamente trasmette quello che in buona fede può trasmettere, non può trasmettere altro, ma credo che io stessa sto facendo il massimo che posso fare, ma sono sicura che i miei figli, se imboccheranno la strada della consapevolezza, riusciranno a diventare qualcosa di ancora più grande, perché questo è proprio il processo della vita, è l'evoluzione della vita, è il non fermarsi. Cioè tu dici praticamente, se i tuoi genitori ti hanno insegnato, per dire, 10, tu prendi quel 10, lo assimili e lo fai diventare 20. Assolutamente. Tipo, perché unisci la loro esperienza insieme alla tua e vai avanti e l'amplifichi. Esatto, prendere proprio il buono di quello che abbiamo ricevuto dal nostro passato, che sono sempre le nostre radici. E come dicevi tu, da 10, poiché la nostra vita è una vita che è il futuro rispetto al passato dei nostri genitori, e quindi c'è sempre un processo di miglioramento dell'esistenza, di evoluzione dell'esistenza. Ecco che quelle conoscenze che ci arrivano dal passato, trasformate, cambiate, ma comunque esistenti, perché sono la radice, sommate a nuove consapevolezze, a nuove scelte, si trasformano in qualcosa di ancora più grande e diventa una risorsa per chi viene dopo di noi, per la nostra discendenza. Considerando comunque, perché alcune persone mi dicono sì, è vero, però io non ho figli, ma non importa, perché la discendenza non è solo qualcosa di carne e sangue, sono anche i nostri progetti. E quindi quando tu metti la tua energia consapevole dentro qualcosa che tu lasci al mondo, capisci che tu hai partecipato al processo della vita. Hai creato un qualcosa. Hai creato qualcosa che prima non c'era, perché la vita è sempre un atto creativo, dove per creativo intendiamo proprio la generazione di qualcosa che prima non c'era. No, questo è molto bello e molto entusiasmante. Io vorrei farti una domanda. Ok, noi abbiamo preso dai nostri genitori, abbiamo assimilato, e stiamo cercando appunto di portare anche del nostro e andare avanti e migliorare, eccetera. Ok, se tu dovessi dare una motivazione, qualcosa di entusiasmo, quella scintilla, eccetera, cosa vorresti che i giovani di oggi assimilassero da quello che gli è stato dato dai nonni, dai genitori, e si mettessero in gioco e porterebbero avanti al giorno d'oggi? Perché io vedo che c'è tanta insicurezza, tante cose, e vedo che i giovani non portano avanti, non trasmettono, come se sono bloccati. Avrebbero tantissima potenzialità, ma è come se non credono in loro stessi, sono un po', eppure le qualità le hanno, non è che non le hanno, perché i genitori gliel'hanno date, però è come se non riescono a tirarle fuori o farle. Tu che consiglieresti, cosa diresti di fare? Tu cosa faresti? Allora, ti rispondo come mamma. Certo. Ti rispondo come mamma perché è quello che osservo nei miei figli e è quello che cerco di fare come genitore. Allora, è vero, ai ragazzi di oggi manca una forza di centratura, sicuramente, però è anche vero che i giovani di oggi hanno bisogno di essere ascoltati e di poter esprimere chi sono loro veramente, perché questo è un mondo che sta lanciando continuamente delle sfide, per cui da un lato hanno bisogno di forza,
e quindi anche di qualcuno che li sostenga, quindi anche di un nucleo familiare che creda in loro, che non imponga loro delle scelte semplicemente perché sono state fatte dai genitori. Stesso discorso. Esatto, ma credere che il figlio o la figlia, se lasciati liberi di essere chi sono, diventano anche responsabili di se stessi, dove per responsabilità si intende l'abilità nel dare la risposta, cioè nel rispondersi ai loro bisogni. E soprattutto mai in qualche modo dire al giovane tu devi fare così, perché è un tarpargli le ali, perché il mondo di adesso è un mondo che si sta evolvendo molto rapidamente per tutta una serie di circostanze. Il tessuto sociale, il tessuto economico, il tessuto politico sta mettendo in crisi determinati aspetti della vita, e i giovani che sono sensibili, perché la sensibilità del giovane di oggi, del ragazzo, dell'adolescente di oggi, non è la sensibilità del ragazzo o dell'adolescente in termini energetici di 50 anni fa, perché tutto è molto più veloce. Allora, se da un lato, la tecnologia crea delle distorsioni, dall'altra però in qualche modo ha velocizzato la capacità dell'elaborazione del pensiero. Quindi il giovane di oggi ha un pensiero molto più veloce rispetto a quello dei propri genitori. Quindi ci sono come due sfasamenti. Allora il giovane va a 120 all'ora e il genitore magari va a 80, va a 70. Quindi il punto d'incontro, ecco, vedi, io faccio sempre questo esempio. Quando c'è un piccolo e c'è un grande, non può essere il piccolo ad alzarsi, deve essere il grande ad abbassarsi e a guardare allo stesso livello negli occhi. Perché? Perché il piccolo, e quindi parlo di figlio, non ha ancora quella saggezza, quella maturità, no? Per essere il grande, e non può neanche prendere il posto dell'adulto. L'adulto, che invece ha la sua storia, ha la sua consapevolezza, la sua saggezza, soprattutto poi se ha un percorso di consapevolezza di un certo tipo, allora si prenderà lo spazio e il tempo per dire: mi metto al tuo livello e ti comprendo, dove comprendere significa prendere con, cioè prendo con me ciò che tu mi stai dicendo, lo ascolto e ti affianco. Perché l'immagine del genitore che ho io non è né un genitore che spinge dalle spalle dicendo vai e prosegui in questa strada, né tantomeno il genitore che si mette davanti e si prende carico del figlio, ma è un'immagine diversa. Il genitore alla destra, il figlio alla sinistra e lo accompagna. Allora il figlio o la figlia si sentono sicuramente riconosciuti e allo stesso tempo anche sostenuti. Allora il figlio o la figlia si sentono liberi di esprimere veramente chi sono, di esprimere la loro natura. La grande difficoltà che hanno i ragazzi oggi è di poter esprimere la loro natura, che è una natura diversa rispetto a quella dei genitori, perché è una natura, mi viene da dire, più ribelle, ma non perché è una ribellione, no, dove noi anche un po' dissacriamo questa parola, sei un ribelle, no, no, perché i giovani di oggi secondo me hanno questa bellissima caratteristica, cioè loro sono il futuro, lo vedono, lo percepiscono, sentono che possono fare molto, e a questi ragazzi non sta più bene il canone, non sta più bene lo stereotipo. Hanno bisogno di dimostrare che loro possono creare qualcosa di nuovo, ma vanno sostenuti, vanno affiancati, né spinti né trascinati. Allora diventano forti. Bello.
Bello, molto, 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 molto bello quello che hai detto. Questa è una molto cosa che profondo. sento. Sì. È una cosa che sento che, ecco, quello che mi viene da dire, no? Io ogni giorno mi metto in discussione come genitore, ogni giorno. Ma il figlio anche si mette in discussione come figlio o no? Allora, non mi faccio questa domanda, non me la faccio, non me la pongo. Non me la pongo in che termine non me la pongo? Nel senso che io ho fiducia nel loro processo di autorealizzazione personale, cioè io non ho e non voglio avere nessun tipo di aspettativa in quello che loro vorranno essere, vorranno diventare, dei processi magari di conoscenza interiore, avranno i loro tempi, i loro momenti, non voglio forzare nulla, però quello che io sento vero per me è che grazie a queste domande che io mi faccio e che ovviamente sono molto esplorative del mio essere, io posso sempre diventare qualcosa di migliore, di ieri, dell'altro ieri e dell'altro ieri ancora. Quindi è come se questo per me fosse una possibilità, come essere umano, di migliorare sempre, giorno dopo giorno. Sì, ho capito tutto, eccetera, comunicazione, eccetera, però tu la stai vedendo comunque sia da un punto di vista di genitore e mi hai detto sì, i figli vanno veloci, 120 all'ora, tutto quello che vuoi, però prima domanda viene a chiedermi, ok, vanno 120 all'ora, ma riescono ad assimilare, mettere in pratica quello che loro prendono a 120 all'ora o solo va veloce, boom 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 e poi non riescono a mettere in pratica nulla? Questa è la prima cosa che mi viene in mente. La seconda cosa, prima che mi sfugga, è io ti dico sì da una parte, però anche no dall'altra, perché io ti dico anche i nostri genitori andavano a 60 all'ora, 70 all'ora, andavano più lenti, tutto quello che vuoi, però noi siamo cresciuti più veloci, perché noi a 16 anni, a 15 anni andavamo a fare la stagione, lavoravamo di giorno e si facevano le scuole di sera, cioè eravamo molto più svegli a 15-16 anni che i ragazzi di adesso, per cui ok, andranno anche a 120 all'ora, ma non sono come eravamo noi, per cui sì, andrai veloce, ma poi alla fine in pratica... È vero, sì, questo è anche un altro bellissimo argomento, perché parlando di velocità ci sono diciamo due modi, no, per essere veloci. C'è la velocità di pensiero, quindi quello rapido, immediato, e poi invece c'è la velocità nella pratica, cioè nel risolvere praticamente le varie situazioni. Non si può generalizzare. Cosa significa questo? Che io non posso rispondere per tutto il genere dei ragazzi, eccetera, indifferente. È così. Allora, guarda, non lo so, sarà perché io ho esperienze diverse, però io mi rendo conto che nel momento in cui dai al ragazzo o alla ragazza la possibilità di essere responsabili della propria vita, e questo ovviamente è un grande passo di maturità e di saggezza, ma deve essere anche il genitore disposto, no? Cosa intendi dire per responsabilità? Vuol dire che tu prima dicevi io a 16 anni, o comunque noi di una generazione passata sì. 16 anni, andiamo a fare la stagione, eccetera, eccetera. E allora deve essere pronto anche il genitore a dire sì, ti lascio andare, perché adesso, come dire, è vero questa cosa della pappa pronta, l'iperprotezione, può portare a ridurre le capacità del ragazzo o della ragazza, io parlo sempre del maschile perché ho due maschi, per cui mi viene ma può in effetti ridurre la disponibilità del ragazzo o della ragazza a provvedere a se stesso o a se stessa, cioè il fatto di avere la pappa pronta, tutto è veloce ma è anche tutto pronto, può portare in questa situazione. Per quello ci vuole da un lato la consapevolezza che i ragazzi o le ragazze sono veloci, dall'altro però il genitore, che come feci io al mio tempo, si mettano nella condizione di fermarsi un attimo e dire: ma noi come genitori
dove ci troviamo, come siamo, perché la famiglia è un nucleo. Non è fatta solo dai genitori o fatta solo dai figli, ma è una squadra, è un team e in qualche modo viaggia assieme. E dunque c'è sempre un bilanciamento, cosa può fare il ragazzo ma cosa può fare anche il genitore. Allora qua si crea la giusta sinergia, perché in effetti communis, la comunicazione, per quello è così importante, soprattutto all'interno del nucleo familiare, una comunicazione assertiva, efficace, perché la comunicazione è communis, è mettere insieme, è trovare insieme delle soluzioni. Non ci sono soluzioni preconfezionate, perché ogni famiglia ha il proprio DNA, ogni individuo ha il proprio DNA, ma anche ogni bisogno ha il proprio DNA. Ma è naturale che questo è impegnativo. Perché? Perché significa dover trovare un tempo e uno spazio per la comunicazione. Significa accedere ad un livello di comunicazione dove tu ti sei impegnato prima con te stesso a capire il tuo grado di dialogo interiore. E l'altro elemento che forse semplifica il tutto è il livello del cuore. Cioè, prima abbiamo parlato di razionalità, quindi applico un modello perché lo conosco. No, tiriamoci via da questa cosa, perché io credo che nel momento in cui tu hai di fronte qualcuno e ci tieni ad avere una sana relazione, una buona relazione, se chiudi un attimo gli occhi e ascolti il cuore, già il cuore ti dice quali sono le parole da utilizzare. Bisogna soffermarsi, tu dici, ed ascoltarsi. Bisogna, sì, assolutamente. Questo è, prima ho utilizzato una parola urgente. Io credo che adesso ci sia l'urgenza di trovare questi aspetti comunicativi, perché se non riusciamo ad avere nel nostro nucleo familiare, mia nonna diceva sempre, prima di andare a guardare tanto in giro, guarda i 5 centimetri attorno a te. No? Allora, mia nonna è stata una grande saggia, per me è un'antenata risorsa, poi insomma mi ha lasciato di quelle pillole di saggezza, una tra le tante è solo il cucchiaio sa quello che bolle in pentola. Beh sì, E poi l'altra ancora, ogni testa un piccolo mondo. Sì. Oh no. E io ricordo mia nonna, di cui porto anche una parte del nome, veramente con un grande amore, E poi anche l'altra cosa che mia nonna mi diceva sempre, parlando sempre di comunicazione, di quelle frasi, no, che ti rimangono dentro. Allora, mia nonna credo che insomma non avesse frequentato, non avesse finito neanche la quinta elementare, ma quella saggezza, sai, non viene no? dalla scuola. È vero, e che comunque arriva alla discendenza in qualche modo, perché è quella saggezza che ti apre il cuore e sai che lì c'è verità. E dunque, cioè mia nonna diceva, se stai bene tu, anche quelli che ti sono vicino staranno bene. Io all'inizio, quando ancora non capivo tanto, perché ero poco consapevole, vedevo questo come un grande atto di egoismo. No, io non posso stare bene, devono stare bene gli altri prima. Poi questo è tutto un retaggio del femminile, Sì, che va bene. No, è qualcosa che ci viene indottrinato, lascia starci. Cioè. Però dopo ho capito il significato profondo di queste parole. Cioè, se tu sei in armonia con te stesso, con te stessa, porterai fuori armonia. Se sei pace dentro di te, tu porterai pace fuori. Se sei in equilibrio, porterai equilibrio. Ho compreso dopo, e quindi ho anche compreso il valore di un saggio dialogo interiore tra l'essere umano e se stesso. Secondo te, al giorno d'oggi, questa saggezza viene ancora applicata? Sai, si è un po' persa nel tempo, si è dimenticata, e io credo che il problema di fondo sia sempre l'ipervelocità. Cioè,
Io credo che dunque i nostri antenati hanno sempre tanto parlato e ci hanno fatto arrivare delle cose che noi portiamo nelle cellule, cioè una saggia maturità che portiamo nelle cellule. Solo che noi corriamo nel mondo senza sapere esattamente dove stiamo andando. Poi c'è qualcosa che ci ferma. Allora, quando noi ci diamo il tempo dello stop e ci mettiamo in ascolto, sentiamo che c'è una saggezza dentro di noi, perché ci viene tramandata. Anche i giovani la sentono. Dipende sempre, ecco, non vorrei, cioè, allora, la sentono perché anche loro sono discendenza, però io credo che i genitori in questo momento abbiano un grande ruolo, debbano avere un grande ruolo di ascoltatori, autentici dei bisogni dei loro figli. Un ascolto autentico però esclude il giudizio. Ovvio. Il giovane d'oggi tende a sentirsi spesso giudicato, ma perché anche, allora, apro una piccola parentesi, educare deriva dal latino educere, che significa tirare fuori il meglio, cioè tirare fuori proprio le risorse di una persona. E mi viene da dire che l'attuale sistema scolastico non è in grado, perché ci sono determinate cose che insomma devono essere seguite all'interno di un sistema scolastico, di tirare fuori il meglio dai ragazzi. Allora, i ragazzi che però hanno una storia evolutiva diversa dalla nostra, perché sono nati dopo, perché hanno una, diciamo, una frequenza anche diversa, hanno un'energia diversa, Anche una tecnologia diversa. hanno una tecnologia diversa, sentono invece il bisogno di tirare fuori le loro risorse, che invece vengono sopraffatte da altro. Allora, dentro di loro si crea come una sorta di conflitto tra ciò che sentono di essere e ciò che dovrebbero essere. Quindi, per quello il ruolo genitoriale ad oggi è fondamentale, ma ci vuole la consapevolezza genitoriale, perché se noi questi ragazzi li lasciamo andare per conto loro, li perdiamo, questo è sicuro che li perdiamo, ma avrebbero tanto da offrire, hanno tanto da offrire, perché casa mia è piena di gioventù. Ok, casa tua, ok, tu sei una madre che hai una certa consapevolezza, ma tu vedi questo anche in casa di altri? Cioè, lascia stare a casa tua, dico, cioè, allora, in generale. guarda, io conosco persone che sono sempre più consapevoli. E quindi il legame tra genitore e figlio, per quanto impegnativo, perché io non posso escludere che non sia impegnativo, perché ogni Certo giorno che lo devi costruire, sì, no? Non è mai finita. Ecco, non è mai finita. Però io vedo che delle cose, delle grandi cose stanno cambiando e si stanno muovendo in questo senso. E quindi il tempo arriva anche il tempo per l'ascolto per i figli, che non ti daranno subito, tra virgolette, la soddisfazione di dire ah sì, guarda, già fatto. No, non te la daranno subito, perché ovviamente stanno crescendo, però la acquisiscono, cioè è come seminare e un giorno tu vedrai germogliare. Ma non ti devi aspettare un particolare tipo di germoglio, devi lasciare che quel germoglio sia il germoglio che vuole essere, se no ricadi, no, in quella trappola e dici ecco, ho seminato, ma per ottenere il germoglio che volevo io. No, certo, è una fregatura. Noi pensiamo che i figli devono seguire i genitori, ma in realtà hanno un loro motivo del perché sono qui. Sì, perché loro devono creare il nuovo mondo. No, faccio questa domanda perché, ad esempio, allora, i ritmi nostri erano più lenti, ok? Però erano anche più consapevoli. Cioè, noi avevamo tempo di leggere una cosa, imparare una cosa, ma anche di assimilarla.
e di viverla, ed eravamo consapevoli di quello che si leggeva, si metteva in pratica e poi si andava a vivere. Ok, più lenta, quello che vuoi, però era più formata. No. Io vedo adesso, cioè è la mia impressione, che fanno andare tutto veloce, così il ragazzo non ha tempo di apprendere e mettere in pratica, che già c'è qualcosa di nuovo, per cui lui si ritrova in una centrifuga costante. In questa centrifuga costante lui non riesce a ritrovare se stesso, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da rincorrere, e perde un po' la sua identità, ed ecco che arrivano questi famosi influencer che dicono fai così, vivi così, questi stereotipi che noi non ci avevamo quando eravamo piccoli, perché noi avevamo una nostro pensiero individuale. Cioè io vedo che noi quando eravamo piccoli c'era quello che aveva il maglione così, quello che aveva jeans così, quell'altro così, cioè ognuno eravamo diversi dall'altro e ci tenevamo ad essere diversi. Mentre adesso vedo tanti omologati, perché a forza di correre dietro, questi giorni sono frastornati e dicono ok, segui questo esempio, ok, seguo quello, tutti seguono quello, perché non hanno un pensiero loro, ma hanno un pensiero unico, e si ritrovano a essere un tassello in una grande ruota, in un grande meccanismo, e seguono un qualcosa che noi, quando avevamo, cioè chi ha costruito l'Italia aveva la terza elementare. Adesso chi è laureato alla fine, cioè, se non riesce a fare quello, di andare su Google a cercarlo, e magari quando è finito a scuola è già passato in avanti, per cui cioè, credo che il mio parere, stiamo andando in un mondo troppo veloce per assimilare quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo solo perché va fatto, ma senza ragionarci il perché lo stiamo facendo. Cioè manca un po', secondo me, la consapevolezza. Sì, credo che ci sia proprio questo aspetto. Si sono perse delle competenze, soprattutto delle competenze di costruzione, perché non dimentichiamo che comunque i nostri genitori sono i figli del dopoguerra, quindi avevano la necessità di costruire qualcosa. Adesso è già tutto costruito, adesso forse siamo più nel momento della distruzione, ma una distruzione sana, nel senso che siccome è sempre tutto ciclico, ad ogni distruzione ci sarà poi una nuova ricostruzione. È qui che è fondamentale capire che cosa si vuole costruire. È qui che è fondamentale anche il livello di comunicazione che tu hai con i tuoi figli, ma che sia in generale, perché se al figlio si dà la possibilità di comunicare quelli che sono i suoi bisogni più profondi, autentici, comunicando chi è, senza sentirsi giudicato, ecco che si apre un mondo, perché nel parlare e nel sentirsi ascoltato, lui trova anche delle soluzioni a quello che sta cercando, ai problemi che sta incontrando, ma dall'altra parte deve esserci un interlocutore, perché tutto sommato, e come ti dicevo, no? La comunicazione, che sembra qualcosa di difficile, in verità, al di là diciamo di alcuni pilastri che debbono essere così portati, ma poi diventa semplicissimo, perché quando tu ti scardini dal vecchio modello e sei entrato nel nuovo, diventerà di una semplicità pazzesca, perché scardinarsi dal vecchio modello significa uscire dal conosciuto, da quello che però fino a quel momento non ha funzionato. Entrare in parte, sì, ovviamente, poi in base, come dicevo, no, al tipo di relazione, sì. Tutto. Entrare nel nuovo modello significa, come ti dicevo prima, entrare in un'energia diversa, che è sempre un'energia del cuore, dove si inizia a, primo, ascoltare senza giudicare, secondo, riferire sempre ai propri sentimenti. Come mi fa sentire questo? In questo modo ci spostiamo dalla mente razionale alla parte più profonda di noi, che è anche quella che, se vuoi, a volte facciamo fatica a contattare, perché crediamo di diventare vulnerabili se parliamo
di quello che sentiamo, ma invece di una bellezza incredibile. Quando tu ascolti quindi l'altro, in questo caso un figlio, oppure, ma può essere anche un amico, può essere un conoscente, può essere, ma anche a tua volta noi come figli adulti, un genitore, la qualità della comunicazione assume un'altra frequenza. E lì le cose avvengono, perché non sei più nel ti dico io quello che devi fare, quindi esci addirittura dallo sforzo di suggerire continuamente e senti che c'è un campo che si forma e la soluzione è come se scendesse dall'alto e utilizzasse i corpi, no? Di coloro che stanno parlando per emergere. È una magia. E questa è una magia. Sì, è anche una connessione, perché alla fine tu quando sei connesso il tuo corpo viene tra virgolette usato, cioè nel senso diventiamo degli strumenti. Esatto. Cioè io lo vedo con me stesso, cioè tu magari ti fai una domanda, se sei connesso magari quella risposta ti arriva attraverso una frase, qualcosa che dice qualcuno, una canzone che ascolti, cioè per cui tu chiedi e ti verrà dato. Esatto. Per cui, nel senso, se noi siamo puri nel nostro intento, diventiamo come dei strumenti al servizio di un qualcosa di più alto di noi e riusciamo a portare un qualcosa verso il prossimo. Diventiamo come dei messaggeri, tipo, per migliorare, diciamo, un po' tutto, partendo da noi stessi a quello che ci circonda, no? Più o meno questo è il discorso che intendi dire. E più lo si fa, e più si crea una nuova modalità, e più si crea una nuova abitudine, e quindi anche la relazione diventa qualcosa di diverso. Io ti porto l'esempio di, senza fare nomi, ma di una coppia, ma anche di giovani, un giovane uomo, una giovane donna, no? E una relazione molto conflittuale, però alla base un grande amore. Perché, ecco, l'altra domanda che ci dobbiamo fare è: quanto mi interessa la relazione? Perché se la relazione mi interessa, a me per esempio interessava tantissimo, perché la relazione madre-figlio, quindi per me aveva un grande valore quella relazione. Allora ho messo tutto il mio mondo in discussione. Ma se la relazione non mi interessa, non mi prenderò questo impegno. Quindi sempre quanto mi interessa la relazione. Alla base, quindi, ritornando, no, a questo esempio, un grande amore, ma molto conflittuale. E questa conflittualità era data dal fatto che entrambi in verità manifestavano nel loro dialogo reciproco le stesse paure, le stesse ansie, ma non se lo dicevano. Quindi vertevano sempre sul: se tu non fai questo, quindi per me è. Cioè creavano come una sorta di conseguenza che loro si facevano mentalmente, Sì. e non riuscivano a comprendere che in verità stavano entrambi portando nel campo della comunicazione le loro ansie e le loro paure. Ma perché nel loro dialogo interiore mancava questo aspetto, cioè non lo riconoscevano. Nel momento in cui l'hanno riconosciuto e hanno trasformato quel quindi in quando, è cambiato. Perché invece di dire non mi porti a fare la spesa, quindi i miei bisogni ti sono indifferenti, e già questo apre il campo al giudizio, perché uno che si sente dire una frase così, no, si sente giudicato, sì. No, cosa stai dicendo? Non è vero che io sono indifferente, no. Trasformare e portare sul quando e dire: quando non vieni con me a fare la spesa io mi sento, e poi aggiungi come ti senti, cambia tutto. Sì. L'altro non si sente giudicato, tu hai parlato di che cosa provi, e la comunicazione è una comunicazione che si apre, non si chiude. Sì, è costruttiva. È costruttiva, è nutriente, non è deprivante. Per cui a me viene da pensare che
la maggior parte dei problemi, delle incomprensioni, eccetera, è dato tutto dal modo in cui ci si pone, Assolutamente. dalla mancata connessione in noi stessi e di esprimere noi stessi. Magari ci sentiamo feriti, invece di dire all'altra persona: guarda, parlando così magari mi ferisci, allora l'altra persona dice: ok, non voglio ferirti, qui ci penso, dice: no, guarda, tu sei così perché mi hai detto colà, e allora da là nascono gli È scontri. proprio quello, tipo. no? È solo una formulazione diversa della frase che non viene insegnata. Perché se qualcuno... Allora, nessuno è responsabile dei nostri stati d'animo. Nessuno. Vuol dire che nel momento in cui qualcuno dice qualcosa, afferma qualcosa e noi sentiamo vibrare una certa distonia interiore, non è perché l'altro ha detto quella cosa, ma perché quelle parole sono andate proprio a toccare lì, dove c'è qualcosa che noi non abbiamo guardato bene e che in verità, pur facendo parte del nostro mondo, non gli abbiamo mai dato voce. Allora, se qualcuno magari, ecco, nel vecchio linguaggio perché mi hai fatto arrabbiare, quindi vuol dire che io sto sentendo rabbia. Allora posso riformulare, no? E dire: quando ti sento parlare in questo modo, dentro di me sento rabbia. Allora riporti la frase a te. Vuol dire che la riformuli, cioè parti da te ed esprimi il tuo sentimento all'altro senza sentirti vulnerabile, perché non ti stai giudicando per quello che stai provando. L'altro che è l'interlocutore, inizia a comprendere il tuo stato d'animo, non sentendosi giudicato, si creerà una comunicazione efficace per cui l'altro sarà disponibile. Che cosa si creerà dopo? Solo il campo ce lo potrà dire. Ma questa è una magia e basta poco. Perché? Perché se io, ecco, questa è stata per esempio la mia difficoltà iniziale, devo essere sincera, cioè cambiare le frasi in questo modo. Io dovevo mettermi, concentrarmi, perché ovviamente la mente parte in quarta, e quando la mente conosce qualcosa Sì. dice no, è così, è così, così. No? Allora io dovevo fermarmi, devo dire ok, aspetta che riformulo. Questo mi dava il tempo dell'ascolto e poi dopo riformulavo. Non posso negare che mi sentivo inizialmente vulnerabile. È perché ti metti a nudo verso l'altra persona. Esatto, perché la mia mente diceva attenzione che potresti rimanere scottata. Se gli altri vedono, la mia mente diceva così, Sì. Se gli altri vedono quella parte di te profonda, potrebbero, tra virgolette, approfittarsene, potrebbero, tutta una serie di cose. Tra l'altro, per esempio nello specifico, io avevo sempre il modello genitore-figlio dove il genitore dettava e il figlio eseguiva. Mm-hmm. Quindi la mia riconversione, che è durata insomma un po', però alla fine devo dire che non è più stato difficile, anzi, io adesso non riuscirei più a comunicare nel vecchio modello. Perché sei andata oltre? Sì, è perché sento che lì c'è per me una grande possibilità, cioè quella di generare relazioni costruttive. Ma per cui praticamente quello che ci frega, tra virgolette, è la paura di far vedere se stessi come si è. Perché uno dice, cavolo, se abbasso questo schermo, che poi alla fine si vede benissimo uno com'è, però mentalmente pensa, sono Sì. nascosto, ma non è nascosto da nulla. Sì. E allora in quel modo lì uno dice, ok, se abbasso le mie difese divento vulnerabile, ma in realtà no, diventa ancora più forte, perché sei ancora Sì. più convinto di quello che
tu dici che non tutti hanno il coraggio di mettersi a nudo, ma quando tu lo fai, nessuno può darti conto che tu sei forte, cioè si vede, ma hai detto altri proiettili davanti. Sì, perché l'autenticità dà forza. L'elemento che potrebbe mancare, che è l'anello di congiunzione, è anche la capacità di ascoltare le proprie emozioni. A volte non si sa che cosa si sta provando. A livello del pensiero, quando chiedi magari anche a una persona, no? Come stai? Ah sì, bene, bene, ma cosa significa bene? Niente, vuol dire uno non vuole dirti nulla. Esatto. Allora, se tu dai il tempo di esplorare quel bene e la persona si prende il tempo di esplorare quel bene, ma uscirà il mondo da quel bene, quindi non è solo bene. Ecco perché e questo, quindi ritorniamo a quello che ci siamo detti prima, siamo fortemente impegnati a stare sul livello del pensiero e a non scendere a livello del sentire. C'è questa grande frattura dentro di noi ed è una frattura che purtroppo crea molti dei disagi interiori che uno sente. Come sarebbe più bello il mondo se ognuno fosse se stesso? Ah, una meraviglia, senza aver paura di essere chi si è. Sì. E allo stesso tempo anche scoprire, perché non tutti sanno chi sono. Io non sapevo chi fossi qualche tempo fa. Sei sempre in cambiamento, comunque quello che sei oggi non è detto che sei domani, avrai sempre una sfumatura diversa. L'importante è parlarsi e capirsi. Quando tu ti capisci con te stesso, ti parli con te stesso, ti vuoi bene e ti accetti per come sei, nei tuoi pregi e nei difetti, perché è importante conoscere sia i propri pregi che i propri difetti, poi riesci a relazionarti con gli altri senza giudicare. È vero, esatto, perché il giudizio è proprio un muro nella comunicazione, certo. Ma il giudizio non sempre viene espresso attraverso un linguaggio verbale, anche uno sguardo. Quelli anche uno sguardo oppure anche una posizione del corpo può essere giudicante e oltre a questo bisogna dire che siccome ognuno di noi sappiamo filtra la realtà in maniera diversa e unica, non è detto che la persona che io sento essere giudicante lo sia veramente. Ma magari quell'atteggiamento, quell'espressione del viso, quel tono particolare mi ricorda un aspetto autoritario magari di un membro della mia famiglia e quindi rievoco in me delle memorie che mi dicono quello lì mi ha giudicata, e invece magari non è così. Per quello è fondamentale il dialogo interiore. Una domanda: se uno, tu dici uno viene giudicato, e se, ad esempio, metti conto che uno mi giudicherebbe e dire ok, tu sei quando tu gli chiedi il perché tu pensi questo, lì nasce il dialogo, non c'è più il conflitto. Esattamente. Perché tu cerchi di capire, magari quello ha avuto quell'impressione da un tuo atteggiamento, tu vedi lui in un altro modo perché solo lui magari si sta proteggendo qualcosa eccetera. Esatto. Invece quando tu gli chiedi il perché, cioè non che ti arrabbi, ma sono uno sfogo di orgoglio, ma se tu invece gli chiedi perché pensi questo, e lui ti dirà perché così, e magari tutti e due dicevano la stessa cosa ma in un modo parallelo. È vero. Alla fine io ho sempre visto, io parlo per me personalmente, con le persone con cui mi sono scontrato di più ho fatto le più grandi amicizie. Sì. Perché tutti e due avevano il carattere e la forza di andare uno contro l'altro, tra virgolette, ora non più, ma una volta sì. E avendo avuto tutti e due il coraggio, una volta capito, nascono delle cose più veritiere, perché ognuno ha il coraggio di dire se stesso. Molto meglio uno dire sì, non mi frega niente, meglio uno che ti dà contro, almeno così c'è un dialogo, gli chiedi il perché e tutti e due hanno la forza di stare su la loro opinione, e poi quando diventa
cioè unica nel senso che si sono chiariti, diventa una forza, diciamo le due parti si incontrano e diventano doppia, tripla forza. Assolutamente, e questa è la disponibilità all'ascolto, cioè nel domandare all'altro spiegami quali sono le motivazioni che ti portano a dire questo, sei già nella fase dell'ascolto e allo stesso tempo sei anche in una fase assertiva, perché stai dicendo all'altro, stai comunicando all'altro il tuo bisogno di conoscere le motivazioni che... E quindi essere assertivi non significa essere remissivi. No, essere assertivi, esatto, essere assertivi significa trovare la communis, cioè trovare il punto d'incontro dove entrambe le persone, entrambi gli interlocutori, insomma la molteplicità degli interlocutori, trovano il loro punto di equilibrio, e questo significa che tutti usciranno da quella comunicazione vincenti, cioè nella loro forza. Sì, perché in realtà se uno ti dà contro e ha un motivo nella sua testa, ovviamente, che può essere giusto o no, però magari tu stai sbagliando il tuo modo di porti e ascoltando lui migliori anche te stesso allo stesso momento, no? Assolutamente. In effetti un altro degli elementi della comunicazione è il feedback, cioè come è arrivata la mia comunicazione all'altro, se sono disponibile ovviamente a farmi questa domanda, lo scopro attraverso quello che mi rimanda l'altro. E allora posso comprendere, perché poi qua si mette anche in gioco l'empatia, posso anche comprendere se le mie parole, per quanto ognuno di noi è responsabile dei propri stati d'animo, ma come ho detto prima, no? È quello che è in alto che deve scendere al livello dell'altro e non può essere l'inverso, ma nel momento in cui senti che può esserci una nuova modalità, allora tu incontri l'altra persona, diventi empatico, vedi il feedback e dici ok, le mie parole in qualche modo hanno portato questa reazione. E qui ancora il valore della relazione. Mi interessa questa relazione, cioè quando tu ti sei confrontato, dove confrontarsi significa mettere la fronte, no? Una di fronte all'altro, quindi confrontarsi, cioè mettere la fronte. E guarda caso nella fronte a livello energetico cosa abbiamo? Il sesto chakra, il terzo occhio, quindi che è il punto energetico, la porta della cosiddetta chiaroveggenza, che non è il avere la sfera di cristallo e vedere il futuro, ma è la chiara visione. Quindi nel confrontarmi con l'altro, se mi apro, io posso avere la chiara visione perché apro anche l'occhio che guarda dentro, e quindi è sempre come avere, no? Essere 50% fuori, 50% dentro. E in questa danza, se sento che l'altro appare ferito rispetto ad una mia modalità, posso dirmi cosa posso fare se mi interessa questa relazione. Ecco, io a questo punto, visto che, come dice Stefano, è importante il confronto, il confrontarsi, cioè tutti insieme, aspettiamo un vostro feedback su quello che abbiamo detto, su quello che stiamo dicendo, su cosa vi è arrivato, su cosa ci sta arrivando, su quello che stiamo vivendo insieme in questo programma, no Stefania? Assolutamente sì. Per cui aspettiamo anche dei vostri commenti a riguardo. Ecco, bello questo, però wow, stiamo toccando un sacco di punti molto 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 belli. Comunque alla fine di tutto è la comunicazione. Se non c'è la comunicazione, soprattutto quella interna che poi viene esternata, mancano tutti i presupposti di andare d'accordo. Assolutamente. Il lavoro interiore credo che sia fondamentale, intanto perché dentro di noi in verità è come se ci fosse un grande condominio,
no? Quindi ecco, ogni tanto si fanno queste riunioni di condominio dove ogni parte vuole dire la propria e insomma, quindi già generare la communis con tutte le parti nostre è già un'opera insomma molto grande. E tra quelle parti ce ne sono qualcune che noi privilegiamo di più, perché magari rispecchiano di più quello che è l'aspettativa sociale, l'aspettativa dell'altro. Mai aspettarsi niente. E però ce ne sono altre invece che non ci piacciono tanto. Allora, ecco, ed è proprio in quelle parti che non ci piacciono tanto che nel dialogo con l'altro si mette il dito. Cioè, perché io entro in conflitto con l'altro? Entro in conflitto con l'altro per avere ragione, sicuramente, ma perché mi sono sentito o sentita ferito. Cioè una parola, una modalità, un modo, un tono, in qualche modo ha toccato. Qualcosa che è scoperto dentro di me, no? Qualcosa che, come dire, e quando ci facciamo male o abbiamo una ferita, noi mettiamo un cerotto sulla nostra ferita, però se per caso quella ferita non è ancora guarita e noi volontariamente tocchiamo qualcosa di rigido, sentiamo immediatamente il dolore, la ferita è ancora aperta. Certo. Ecco, a volte le parole feriscono, ovvio. possono esattamente essere quel tavolo rigido contro cui involontariamente la tua ferita è andata a sbattere. Allora senti, se invece quella ferita tu l'hai, come dire, te ne sei preso cura prima, potrebbero esserci 20.000 parole che comunque quella ferita è già stata sanata. Sto riflettendo su quello che stai dicendo e sai che però io non ho mai avuto di questi problemi. E questo è bellissimo. Sì, oddio, non so se è bellissimo o no. Magari questo è bellissimo. Però non ho mai avuto queste, cioè le parole, anche quelle dette, cioè esempio, se uno mi offende io mi metto a ridere, cioè, anzi, mi dispiace per quella persona che magari, cioè, è successo raramente, però mi dispiace per quella persona che dico, cavolo, se mi sta offendendo vuol dire che ho fatto qualcosa per farlo soffrire, mi dispiace per lui, quasi chiedo scusa, capito? Come? Sì, cioè, non so, è una roba strana mia, non lo so perché, però non riesco. Cioè, tu puoi offendere, proprio non me la prendo per niente, anzi, cioè, cercando di capire il motivo della causa e di far sì che tu non soffri, perché se tu mi stai offendendo, devi che tu soffri, per cui non voglio essere io causa della tua sofferenza, per cui cerco di dirti, guarda, dimmi qual è il problema, parliamone, capito? Cioè, perché non è bello far soffrire le altre persone, ovviamente poi sono quelle persone che sono masochiste, vogliono soffrire di suo, cioè, ma quello è un altro discorso. Sì, lì si cade nell'estremo, ovviamente. Però io dico, quando tu fai una grande introspezione in te stesso, parli con te stesso e praticamente il mondo esterno diventa una conseguenza di te stesso, cioè nel senso il mondo è in te, tu sei il tuo mondo e quello che è fuori è una piccola parte del tuo mondo, cioè non è il mondo, tu hai il tuo mondo in questo mondo, per cui non ne sei toccato perché tu sei già pieno dentro, cioè tu non è che ti appoggi a qualcosa di fuori, qualcosa va storto e allora vai in frustrazione e cambi o succede qualcosa dentro, cioè quando tu hai già tutto dentro il resto può cadere anche un meteorite e ti sposti, problemi non ce n'è perché tu sei già pieno in te stesso, non aspetti di essere pieno da qualcosa di esterno. No? Sì, questa è una bella è una frase molto bella perché mi riporta a due aspetti: l'aspetto sicuramente della neutralità, che non è l'indifferenza, ma è semplicemente rispetto a quello che qualcun altro mi può dire resto neutrale, non mi sento ferito, no? Un po'. E dall'altra parte la necessità di un bisogno da soddisfare, e questo è una grande porta che si deve aprire, perché in effetti non ci sarà mai nessuno che potrà soddisfare i nostri bisogni se non noi stessi.
Quando invece ci aspettiamo che qualcun altro soddisfi i propri bisogni, allora lì cadiamo nell'aspettativa. È un po' come la frase che ti dicevo prima, non mi porti mai a fare la spesa, quindi, no? Ecco, che cosa sta aspettando l'altra parte che dice non mi porti mai a fare la spesa, quindi? Che l'altro possa soddisfare un proprio bisogno. Allora, non che il bisogno non esista, perché tutti noi abbiamo bisogno, anche il semplice fatto di bere o di mangiare è un bisogno, ma darci la possibilità di esprimerlo senza cadere nel giudizio dell'altro semplicemente perché riteniamo che non lo stia vedendo. Allora, come dire, se ho bisogno che qualcuno mi porti a fare la spesa, semplicemente lo chiedo. Avrei bisogno di essere portata a fare la spesa. Non cado nella aspettativa che l'altro possa prevedere. No, ovvio, ognuno ha i si suoi crea, trip, esatto, si crea, ecco. Però guarda, quello che io ho notato, e ripeto, parto sempre da me, perché ovviamente io sono madre, ma sono anche moglie, quindi diciamo le mie relazioni non sono solo genitore e figlio, ma sono anche relazioni di coppia, e mi sono accorta che quando ho cambiato questo modo di parlare, automaticamente qualcosa di diverso è apparso ed ero molto meno nello sforzo. Oddio, cioè, però ci sarebbe anche una terza opzione. Cioè, esempio, metti conto, tu gli dici, invece di dire avrei bisogno di fare la spesa e biribi barabà burubù, tu dici ascolta, non c'è cibo, non si mangia, per cui andare a fare la spesa. Esatto. Cioè, quando tu sei molto schietto sulle robe, gli dici come stanno, non c'è bisogno né di pensare a come farglielo capire o dirglielo eccetera, l'altra persona pensare come recepirlo. Cioè, quando tu sei schietto dici se devo mangiare mi fare la spesa, cioè, è semplice. Cioè, ci sono, la maniera diretta secondo me è sempre, cioè, è meno frustrante, non devi stare là a pensare, aspetta che non so, io faccio così, magari sono un po' brusco, non lo so, però sono diretto, dico le cose, cioè, bisogna dire le robe, che se non c'è cibo non mangi, cioè, è poco a girarci intorno, no? Assolutamente sì, dipende anche molto se questo tipo di relazione è conflittuale, cioè il fatto di essere diretti non necessariamente genera conflitto, No. Assolutamente, Quello è. ma se il parlare in un determinato modo o comunque se la relazione è conflittuale, anche dei piccoli accorgimenti sulle piccole frasi potrebbero fare la differenza. Sì, però se uno ti conosce non va in conflitto, cioè va in conflitto l'ego, che dice ma l'hai detto in quel modo, e allora sì. cioè, è finita, se va dietro l'ego di ognuno, allora, ciao. Cioè. Assolutamente sì, ma assolutamente. Quando uno si capisce dice A, B, cioè, sai già che l'altro A intende dire B, tu magari dici B, l'altro capisce A, è chiaro, quando è chiaro non ci sono conflitti, perché sei schietto, non è che dici le robe per arrivare a qualcosa, allora lì sì, perché ti senti preso in giro, ma se tu sei te stesso e sei schietto non ci dovrebbero essere problemi, o no, non lo so, chiedo a te. No, tutto è possibile perché ogni relazione, come dicevo prima, ha proprio il DNA, quindi possono esserci relazioni come quelle che dici tu, dove la schiettezza, l'essere diretti assolutamente è vincente, e ci possono essere invece relazioni in cui questa modalità non lo è, ma non dipende dipende dalla relazione, non tanto da chi fa la cosa, ma dalla relazione. Però, cioè, scusa che batto su sto punto perché ti dico cioè, allora io ti dico male non fare, paura non avere. Tu sei te stesso, non lo fai con l'intenzione di ferire, per cui automaticamente non hai paura che gli altri ti feriscono, per cui io vivo un po' così. Poi chi mi ama mi segua, e adesso si sposta.
è un modo egoistico di parlare, sì, però è reale, sì, perché tu sei può così, funzionare o anche uno quello. se c'è una relazione, uno dice ok, io sono così, tu mi dici io sono colà, se ci troviamo bene, se non ci troviamo ok, pace, amen, si va avanti, cioè se prima nei buoni amici oppure proprio zero, cioè, però è chiaro, non ci possono essere dei fraintendimenti quando tu sei chiaro e ti dici io sono così, voglio vivere così, mi interessa venirti incontro, sì, no, ni, ti parli, ti chiarisci e da là vai avanti. Il problema nasce quando uno si aspetta o uno dice ma io voglio, cioè, allora non è più finita, perché uno si aspetta qualcosa che tu non puoi dare e non finisce più. Sì, guarda, riparto sempre da me e dal fatto che per esempio nel mio caso io ho dato un valore molto alto a quella relazione e quindi non era, beh senti io mi comporto così, poi se ci stai, se non ci stai, non ci stai. Per me era importante trovare un Certo. modo nuovo. Poi, come dici tu, no? Ci sono anche invece situazioni in cui ti confronti, non c'è dialogo, cioè senti che non c'è terreno e dici ok, chi mi ama mi segue, chi non mi ama non mi segue. sì. E anche questa è una È semplice. scelta. Anche questa è una scelta, dipende sempre dall'intento della persona, non c'è un qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato. Credo che l'intento, a mio parere, sia l'onestà di essere se stessi e di non Assolutamente. voler piacere a qualcuno, ma di essere te stesso, perché ognuno ha la sua particolarità e troverai qualcuno che apprezza quella tua particolarità, o in Certo. bene o in male. Però se tu sei te stesso, fai vedere te stesso senza avere paura né niente, dire io sono così, o mi accetti o no. E l'altra persona dice idem, e tu fai una scelta perché sai cosa aspettarti, cosa non aspettarti, e non ci possono essere conflitti, perché uno dice quello era, se io ti do un bicchiere d'acqua non puoi dirmi no mi aspettavo il latte eccetera, dico no questa è acqua, per cui risolvi un sacco di problemi fin dall'inizio, no? Sì, quindi tu mi stai dicendo nel momento in cui io mi sento autentico di essere chi sono, poi anche l'altro lo comprende e se ha piacere di stare in questa autenticità ci sta e se no non ci sta. Certo, ma non ha nemmeno bisogno di comprenderlo, è palese, cioè, è così. Immediato. Il muro è bianco, cosa hai da comprendere? Quello è, cioè, no? Cioè, ma sai, io vivo in un modo molto semplice, molto schietto, per cui risolvo un sacco di problemi fin dall'inizio, capito? Per cui non mi aspetto poi mai niente, mai, zero, perché tutto ciò che arriva è un dono e niente è dovuto, per cui qualsiasi cosa è un dono. Anche il secondo che stiamo vivendo è un dono, per cui se parti con questo principio non puoi rimanerci male per nulla, perché qualsiasi cosa è tanto. Questa è una bellissima prospettiva e anche un salto di qualità nella consapevolezza, no? Che sicuramente fa la differenza ed è di valore. Ahimè, non in tutte le relazioni c'è questo grado di consapevolezza e dunque c'è chi lo è. Per questo ne ho avute diverse. C'è chi lo è. Poi è vero, quanta bellezza in tutto questo, perché come dire, poter proprio esternare così in maniera diretta va bene, però come dico, ecco, nel mio caso io dico sempre che se invece chi hai di fronte vuoi tenertelo al tuo fianco perché senti che c'è un trasporto, un amore, c'è reciprocità, ripeto, perché vedi, mentre per esempio, no, ho sentito una volta la mia amica dire dai mariti o dalle mogli possiamo separarci, dai figli no. Cioè nel tempo il figlio rimarrà sempre figlio, il marito o la moglie nel momento in cui ti separi diventa qualcuno che ha passato con te un pezzo di vita e dopo. Sì. Per cui se guardando quella relazione
tu senti che si può ancora costruire qualcosa e hai voglia di metterti in discussione e c'è una reciprocità, certo. E perché no? Certo, perché no? però ci deve essere una base solida. Deve perché esserci dei scogli piccoli li puoi cambiare, ma se la tua aspettativa è più grande di quello che uno può dare, deve esserci una base solida, e la base solida la fa sempre l'amore. Sì. Se nella relazione di coppia, infatti spesso alle persone dico: ami il tuo partner o la tua partner? Se la risposta è immediata sì, allora dico: allora da qua si può costruire. Se invece si tentenna e quindi ci sta pensando, già manca un presupposto cardine. E allora, in assenza di un grande amore, o comunque di un amore che tu senti, no, che c'è, sì, la costruzione è un po' più difficile, non impossibile, ma un po' più difficile, perché devi trovare un obiettivo comune. Quando si tratta di relazioni genitoriali, anche lì potrebbe mancare l'amore, non è detto, però è già diverso, perché c'è un legame di sangue. È già diverso. Poi ripeto, ogni cosa ha il suo DNA, ha la sua specificità, quindi per quanto noi adesso stiamo parlando in linea generale di cos'è la comunicazione, di quali sono i presupposti eccetera, che vanno benissimo in linea generale, però poi ovviamente quando sei lì devi capire alcune cose e allora devi proprio cucire in qualche modo il vestito addosso. Mi è venuta in mente una domanda da fare a chi ci segue. Una domanda a bruciapelo, stando a quello che ha detto la Stefania. Amiamo la vita che stiamo vivendo? Ancora più grande questo rispetto, amiamo il partner o la partner. Perché il nostro vero partner è la nostra vita. Quello è il primo partner. È una domandona questa. Allora, amiamo veramente quello che facciamo, quello che viviamo, sì o no? E in quanta percentuale? Personalmente invito tutti a prendere un foglio di carta e scriverlo, i pro e i contro di quello che stiamo vivendo. Se i pro sono la maggioranza, bene, abbiamo qualcosa su cui lavorare per mettere, cioè risolvere quelli contro. Se la maggioranza è quelli contro, forse dobbiamo cambiare stile di vita. No? Per cui direi... la prima cosa è amare se stessi e quello che stiamo vivendo, perché se non abbiamo noi stessi e non amiamo quello che stiamo vivendo, non potremo amare gli altri, magari saremo gelosi, saremo frustrati, saremo invidiosi, però se noi siamo pieni noi stessi di quello che noi stiamo vivendo, non abbiamo neanche tempo a guardare quello che fanno gli altri. Assolutamente. Cioè io non ho mai tempo, cioè sono sempre a ricorrere quello che devo vivere io, per cui dobbiamo vivere la nostra vita, ed essere felici di quello che viviamo e andare a dormire felici e svegliarci la mattina dopo con l'entusiasmo di fare tante altre cose, perché siamo felici di vivere, siamo felici di farle, non solo riempire la vita con un telecomando, clic clic clic, film c'è in TV perché non so cosa fare della mia vita. No, assolutamente no, perché quel clic clic clic, quella TV là ci sta rubando la nostra vita, sta rubando il nostro tempo, no? Io lo vedo così. Assolutamente. La vita è nostra, dobbiamo viverla noi per conto nostro. Un conto andare a vedere un film specifico o dire mi svago la mente mezz'ora, è un discorso, ma è sotto controllo, non passare tutte le serie con i BBB, cioè, no, perché vuol dire che abbiamo dei problemi esistenziali, cioè proprio dentro noi stessi, che stiamo esistendo ma non stiamo vivendo, no? Io lo vedo così, per cui questa è una domanda che secondo me ognuno dovrebbe farsi, è una domanda a cui dobbiamo dare una risposta, perché se siamo onesti con noi stessi dobbiamo risponderci e metterci a confronto, perché se no non serve a niente questo programma, cioè è fallito questo programma se non ci facciamo queste domande. Questo programma è fatto apposta per diventare più consapevoli, più coscienti della nostra vita e voler viverla al massimo, non al minimo. No? È vero, e la consapevolezza è una forza.
È un'energia potentissima la consapevolezza, perché intanto ecco, il tema dell'amore è uno dei temi più belli, ma anche, mi viene da dire, più complessi, non complicati, ma complessi, cioè più articolati, perché amarsi, quindi amare se stessi, significa intanto fondamentalmente non giudicarsi, intanto riconoscere che siamo tutti esseri umani e quindi che il nostro valore ce lo dà la vita e non ce lo dà un altro essere umano. Noi siamo di valore perché la vita ci ha voluti qua, e se ci ha voluti qua la vita un motivo c'è, è perché siamo chiamati a creare, a generare qualcosa che prima non c'era, e quindi richiamiamo anche un po' il discorso che abbiamo fatto prima. E essere nell'amore, tu prima hai parlato di entusiasmo. Entusiasmo deriva dal latino entheos, che significa essere in Dio. Quindi essere nell'entusiasmo significa essere in Dio. Collegati, tipo? Essere collegati, sentire che Dio è dentro di noi, che abbiamo questa luce dentro e che non ci manca veramente nulla. Siamo tutti parte di Dio, siamo la scintilla di Dio. Siamo la scintilla di Dio, ma la sua immagine e somiglianza, questa scintilla che abbiamo dentro. È vero, questa è una grande verità. Allora, il fatto di riconoscersi, di essere quella luce, quella scintilla, ci dà una forza che ci permette di dire: posso stare nel cuore, perché è lì la vera forza, e quindi smetto di stare nella mia testa che continua a dirmi bla 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 bla. Scendo nel cuore, perché io lì trovo la luce, trovo Dio e trovo il mio maestro interiore, quello che quindi in qualsiasi momento mi guida. Sì. Ed è questa grande connessione, perché noi adesso abbiamo parlato di un dialogo orizzontale, di una comunicazione orizzontale, quindi una comunicazione tra essere umano e essere umano. Sì. C'è anche una comunicazione tra essere umano e natura, tra esseri umani e animali, tra esseri umani e tutti gli esseri senzienti del pianeta, tra esseri umani e la terra. Noi abbiamo un continuo dialogo, perché abbiamo un campo energetico attorno al nostro corpo che ci mette continuamente in connessione. Ma esiste anche una comunicazione verticale, cioè la comunicazione tra noi e il divino, senza pensare che il divino è fuori, il divino è dentro sì, di noi. Ecco, quindi in questa contemporaneità di comunicazione, cioè ecco, c'è un grande entusiasmo, ma c'è anche una grande magia. C'è una grande bellezza in tutto questo, ed è quella bellezza che tu puoi vedere dentro di te la mattina quando ti guardi allo specchio, perché la vita è bellezza. Su una cosa non ne sono molto convinto, su una cosa sola però, che tu hai detto siamo esseri umani, e secondo me no. Cioè, nel senso, noi siamo esseri spirituali in un corpo umano, sì. Non siamo umani, cioè nel senso, non è che dici io mano, io testa, io gamba, cioè no, cioè è un corpo, cioè è un involucro che stiamo usando, però di base siamo esseri spirituali, e finché vediamo le altre persone come esseri umani, comunque sia, non è una visione secondo me abbastanza completa, perché vedremo l'umano in un modo, l'animale in un altro, l'insetto in un altro, quello è solo un corpo fisico che riveste, sì, però in realtà c'è una scintilla di vita dentro questo corpo, che è quello che fa muovere il corpo, cioè fa muovere la mano, la testa, pensare, eccetera, il fiato, il respiro. È uguale anche con l'animale, cioè l'animale ha la stessa nostra scintilla di vita e noi ci comunichiamo attraverso la telepatia, perché non parliamo lo stesso linguaggio, però attraverso uno sguardo, una telepatia, che poi lo sguardo è lo specchio dell'anima, per cui riusciamo a connetterci, sì. Diciamo, per cui come fai a connetterti? Non come umano, perché come umano tu parli, l'altro fa bau bau, e come fai a connetterti? Sì. Deve essere un qualcosa che va oltre, sì, cioè, a livello, cioè, con la nostra comunicazione e la nostra scintilla spirituale, la nostra luce che abbiamo dentro, e allora cominciamo a vedere tutti come tutti che sono
simili a noi, siamo tutti la stessa famiglia, siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti madri e padri, tutti figli e figlie, siamo tutti la stessa cosa. Sì. No? Sì, penso io, c'è un mio ma è pensiero. molto chiaro questo. In effetti ogni forma di vita assume una forma diversa, ma Sì. in essa c'è sempre la scintilla di Dio, c'è sempre quella luce divina che poi permette alla vita di manifestarsi in 1000 forme diverse. Assolutamente sì. È questo quello che io chiamo bellezza. E quindi la parte di noi che maggiormente evoca questa grande capacità è qui, è nel nostro cuore. Si dice che addirittura il campo vibrazionale del cuore, c'è uno studio fatto, è 5.000 volte più potente di quello della mente. 5.000 volte. Eppure, per esempio, quando noi respiriamo, la maggiore quantità di ossigeno viene fagocitata, viene presa dal cervello. Si dice addirittura l'80%. Questo è anche un motivo per cui bisogna saper respirare bene. Perché se in termini percentuali il sistema dedica solo il 20% di quell'ossigeno che io ricavo attraverso il respiro a tutta la restante parte del mio corpo, perché l'80% è utilizzata dalle nostre funzioni cerebrali, dal nostro pensiero, dal nostro cervello, eccetera, maggiore la quantità di ossigeno che io immetto nel mio corpo e maggiore in termini assoluti sarà la quantità di ossigeno che io dedico al mio corpo. Respirare bene, tra l'altro, l'aria è l'elemento del quarto chakra. Se io respiro bene, mi apro, agevolo anche il mio quarto chakra, agevolo anche quindi l'apertura del cuore. Porto l'ossigeno e il mio respiro all'addome. E noi sappiamo che nella pancia noi abbiamo un altro cervello. Noi abbiamo 3 cervelli. Uno è nella pancia, uno nel cuore e uno è nella testa. Solo che noi pensiamo di avere solo quello nella testa, ma molto spesso diciamo di pancia. Sì. Io ho fatto questa cosa di pancia, ma perché c'è proprio un sistema nervoso. Ok. Quindi voglio dire, noi siamo veramente perfetti, complessi, non perché siamo complicati, sì, ma perché siamo molto articolati, e quindi quando iniziamo a conoscerci anche a livello organico, a livello fisiologico, a livello di respiro, tra l'altro psiche significa sia soffio che respiro che anima. Quindi essere nella nostra psiche significa essere contemporaneamente nel nostro respiro, che è il soffio di vita, essere nell'anima, e poiché aria e respiro sono nel quarto chakra, significa essere connessi con il cuore, quindi con il maestro interiore. E poiché il quarto chakra è l'anello di congiunzione tra i 3 chakra inferiori e i 3 chakra superiori, automaticamente connettiamo materia e spirito. Pensate. C'è una grande interconnessione che però deve sempre passare dall'energia del cuore, cioè l'energia spirituale è un'energia potente, è un'energia forte. Per scendere nella materia, che significa manifestarsi, è il cielo che chiede alla terra, no, di generare, è il cielo che feconda la terra. Okay. Deve passare dall'energia del cuore per essere maggiormente assimilabile, cioè come posso dire, maggiormente compresa dall'aspetto della materia. La materia, a sua volta, per potersi elevare, deve passare automaticamente dall'energia del cuore.
Quindi questa grande complessità dell'essere umano, che è al contempo un essere spirituale, un essere di luce, è un essere collegato, perché noi crediamo che il nostro corpo fisico sia il limite. Sì. Ma in verità, No, diceva anche Einstein, che ci ha fatto conoscere questi grandi aspetti della fisica quantistica, che il nostro corpo non è altro che energia a livello più addensato. Certo. Allora, scusa un attimo, adesso prima che proseguiamo, con questo discorso molto importante, dalla regia mi dicono che dobbiamo trasmettere la prossima canzone. Allora, adesso andiamo a ascoltare i Casting Crowns con la canzone Nobody. E finito di ascoltare questo, riprendiamo il discorso. Un buon ascolto a tutti. Bene, adesso che abbiamo ascoltato la canzone dei Casting Crowns con la canzone Nobody, sarei curioso anche sapere un po' a voi cosa vi ha trasmesso, perché seguo sempre delle canzoni particolari proprio per stimolare un po', diciamo, quella parte di noi stessi che di solito è un po' più dormiente o che la cantoniamo. Ecco, per quello non ho voluto descrivervela, proprio perché per non condizionare il vostro punto di vista, ma viverlo e poter magari scrivermi cosa ne pensate, insomma, ecco. Comunque le parole principali era quello che alla fine il ritornello dice: sono nessuno che vuole dire a tutti che qualcuno mi ha cambiato la vita. Cioè, I am nobody to tell everybody that somebody changed my life. Per cui questa è una cosa importante su cui riflettere, ecco. E adesso, continuando il programma insieme alla Stefania, che ci raccontava di Einstein e tutto il suo discorso, che era molto, molto profondo e molto importante. Sì, un discorso profondo e importante che io ho scoperto a seguito di una situazione molto difficile della mia vita. È stato un periodo della mia vita in cui credo di essere scivolata, particolarmente nelle profondità, quasi negli inferi, direi. E lì ho detto: qua devo fare qualcosa perché se no credo che sarei rimasta in quel grande tunnel. E ho iniziato a cercare, non sapevo ancora cosa, sapevo solo che stavo soffrendo tanto. E stavo soffrendo per una situazione familiare molto delicata, che però mi ha dato anche la forza di dire: Stefania, devi fare qualcosa. E nonostante quel grande dolore, io mi sono messa alla ricerca, e la prima cosa con la quale sono venuta in contatto è stato proprio il mondo delle energie, il mondo delle vibrazioni. E quindi sono diventata Master Reiki. È stato proprio il mio primo passaggio, che mi ha dato veramente tanto, perché mi ha fatto scoprire che siamo sempre continuamente in unione con la grande energia universale. Ed essere in unione con l'energia universale mi ha dato la possibilità di affidarmi, cosa che nella sofferenza non facevo. Nella sofferenza io ero nello sforzo di voler controllare quella situazione, e invece quando ho scoperto che, essendo energie, siamo continuamente connessi, se semplicemente ci apriamo a questa connessione, ecco che si è aperto il mondo della fede, che non è la fede dogmatica religiosa, ma è la fede in qualcosa di più grande, la fede in un universo dove ogni evento, ogni situazione è qualcosa che genera per noi il nostro massimo bene. Allora, aprendomi a questa visione e conoscendomi
energeticamente, vibrazionalmente, il mio mondo è cambiato. E in questo grande cambiamento devo dire che poi non mi sono fermata lì, sono andata avanti, ho cercato ancora e devo essere sincera, sempre ricerco, perché la ricerca forse sai il momento in cui la cominci, ma non sai esattamente quando la finisci e forse non finirà mai. E in questa grande ricerca, dopo aver conosciuto il mondo Reiki, che è questa proprio unione, no? Di mettere assieme l'energia vitale e l'energia universale, Reiki. Quindi è proprio come ti dicevo prima, la materia e lo spirito che si uniscono attraverso l'energia del cuore. Ho conosciuto il mio cuore e ho capito che se mi permettevo di guardare la vita non più attraverso gli occhi della mente, che volevo sempre controllare tutto, ma proprio perché non volevo soffrire, e mi permettevo di guardare la vita con gli occhi del cuore, si aprivano delle porte, c'erano cose che si manifestavano che mi rendevano più serena, più felice, più gioiosa. Quell'entusiasmo di cui tu parlavi l'avevo finalmente ritrovato, e avevo anche dato diciamo una collocazione a quello che mi stava accadendo, perché sapevo che lì c'era un fine, cioè una chiamata a diventare qualcosa di diverso. E quindi quando ho risposto di sì a questa chiamata, mi sono accorta che anche le cose attorno a me pian piano cambiavano, cioè più cambiavo io e più il mondo fuori cambiava. Sì. E più vedevo il mondo fuori cambiare e in qualche modo più gioivo, cioè sentivo che c'era questa grande correlazione. E allora ho ringraziato quella sofferenza. Certo, perché ci fa progredire la sofferenza. L'ho ringraziata. Mi ci è voluto un po' per ringraziarla, perché non è subito, no? TikTok. Però poi ho capito, avevo aperto anche altri occhi e avevo imparato anche a conoscermi, quindi avevo imparato a dialogare con la mia anima, a sentirmi connessa con l'universo e soprattutto a sentirmi protetta dall'universo. E ancora oggi, e questa è una bellissima frase che io adotto, no? Quando sento che insomma ho bisogno di affidarmi, faccio proprio questo gesto, no? Come se io prendessi quella cosa tra le mani e dico: te l'affido, fai tu, io sono qua, fai tu. E quindi è come se io mi spostassi, c'è qualcosa di più grande, fai tu. E quindi poi sempre arriva qualcosa, sempre arriva una via, un messaggio, qualcosa che ci guida. Sì, no, volevo dirti che allora, cioè, per come la vedo io, perché mi piace anche confrontarmi, insomma, ecco, capire un po', perché anch'io imparo, no? Da tante cose, soprattutto da chi viene qui, da chi parliamo, cioè, non si finisce mai da imparare. Allora, per come la vedo io, secondo me, la mia visione, poi volevo chiederti anche a te la tua, cioè, noi scegliamo di venire qui in questo mondo e abbiamo una missione, un scopo, un motivo del perché scendere. Tante volte ci perdiamo per strada, in materialismo, in questo o quell'altro, eccetera, veniamo come distratti. Poi c'è chi si riscopre e chi no. Okay? La maggior parte no, qualcuno sì. E quando ci riscopriamo, noi togliamo un po' come queste layers, si dice in inglese, questi strati, ci togliamo come questi strati di materialismo di dosso, e man mano che ce li togliamo più ci riconnettiamo con qualcosa che originalmente ci ha guidato per venire qua, e più ci riconnettiamo più le cose vengono
visive con occhi diversi, con i segnali, con quello che ci circonda. Insomma, questo è un po', diciamo, quello che io ho capito con me stesso. Cioè, non so, tu trovi una cosa simile anche te o no? Sì, io per esempio nel mio caso ho come sentito che si stesse compiendo per me un cammino di purificazione. Quando tu dici, no, togliere quegli strati del materialismo, io ho sentito per me un cammino di purificazione che faceva emergere la mia anima e ampliava il canale di connessione. Io ho percepito questo per me. Poi per quanto riguarda la missione che ognuno di noi ha, sicuramente ognuno di noi ha una missione. Non sempre riusciamo a comprendere qual è la missione, a volte magari possiamo averne una piccola immagine, una sensazione, e poi andando, percorrendo la via con la nostra anima e facendoci guidare, sicuramente compiremo la missione, perché la missione non è un divento, che ne so, questo divento quello a livello proprio di materia, ma per come la vedo io, per come la sento io, è portare una determinata qualità. Una qualità può essere, per esempio, che noi possiamo essere ponte per gli altri, oppure una qualità è noi possiamo essere l'unione, possiamo essere la forza, possiamo essere non so, qualcosa, un riferimento, no? Però ecco, quando è che ci sentiamo essere nella missione? Quando ci sentiamo in coerenza, cioè che quello che stiamo facendo lo sentiamo dentro come grande forza, grande spinta. Sì, io penso, quello che sento io è che alla fine, quando diventiamo consapevoli e connessi, diventiamo come dei messaggeri. Sì, non perché so se siamo anche tu canali. hai questa sensazione. Sì, perché siamo canali. Infatti io guardo sempre il cielo e parlo anche col cielo, cioè chiedo magari segnali, cose, e mi arriva sempre, cioè questa cosa, e più si connette e più arriva. Per cui è come se avessi un mondo magari mio, tra virgolette, cioè viviamo più mondi alla fine, c'è un mondo mio un po' che magari penso io, quello mi piacerebbe fare, ok, poi c'è un altro mondo in cui mi connetto e mi dicono un po' cosa fare, mi mandano i segnali, e questo è un'altra cosa, proprio a livello di aiuto, di spiritualità, di assistere magari a chi magari non ce la fa, o magari proteggere i più deboli, o questa cosa qua, e diciamo, e poi c'è un altro mondo un terzo mondo in cui viviamo, che è quello della società, ma alla fine con quello più vado avanti e meno c'ho a che fare, perché alla fine io vedo proprio che vivo in un mondo tutto mio, e più vado avanti e più mi estraneo da quel mondo, da quella società, di quell'indottrinamento, quello che vedo, praticamente più vado avanti e più lo vedo distante, lo vedo che è proprio una cosa che proprio non mi appartiene, proprio zero, non so, una sensazione stranissima veramente, però non so se perché cambia la vibrazione. Per quello. Cambia la vibrazione, sì, in effetti accade anche questo, che quando noi intraprendiamo un cammino di consapevolezza, potrebbe accadere di vedere che le persone che frequentavamo prima ad un certo punto scompaiono. Si perdono. Sì, e ne arrivano altre però. Ne arrivano altre. È sempre perché c'è un cambiamento di frequenza vibrazionale. Ad una vibrazione corrisponde un'altra vibrazione. Quindi se io prima ero nella vibrazione, tra virgolette, supponiamo della rabbia o della paura, ciò che potevo attrarre, oppure ecco, diciamo così, il mondo con il quale io potevo comunicare e potevo essere non solo compresa, ma mi arrivava anche il messaggio che stavo vibrando in quella vibrazione, era proprio un mondo di paura e di rabbia. Ma se io mi sposto
E questo ovviamente si può fare solo con un percorso io li chiamo percorsi di purificazione, perché andiamo proprio a tirare via tutti quei substrati, Sì, tutti quei sì. retaggi, tutta quella roba lì, no, che Quell'indottrinamento, dai. soffoca, Sì. ecco, e che non ci permette di vedere cosa siamo veramente. Ma quando ci innalziamo di vibrazione, non possiamo più stare nel vecchio mondo, perché è troppo denso. Allora a noi corrisponderà un altro mondo, e quel mondo corrisponderà a noi e noi corrisponderemo a quello, e allora troveremo altre persone, troveremo altri eventi, faremo altre esperienze, perché è sempre un processo di crescita, è sempre un processo di evoluzione, solo che per quanto il genere umano possa evolvere a prescindere, no? Con l'evoluzione di Darwin, diciamo, ma c'è anche un'evoluzione passiva dove io resto fermo e lascio che le cose arrivino. Tanto poi, se dovrò avere fra 50 generazioni 3 braccia, arriverò ad avere 3 braccia. Ma c'è anche un tipo di evoluzione attivo, cioè dove io partecipo e quindi scelgo di accedere a qualcosa di più grande, perché scelgo di iniziare a connettermi con qualcosa di più grande. E allora lì metto una grande alleata, che è la volontà. E la volontà è meravigliosa, perché diceva Aurobindo, che questo famosissimo yogi che è morto, però non neanche tanti anni fa, diceva: quando una imperturbabile volontà spinge dal basso, quindi è come dire, no, che deve arrivare qualcosa dalla materia, spinge dal basso, l'essere umano è nella materia, ecco che una grazia ancora più grande risponde dall'alto. Noi diremmo oggi: aiutati che il ciel t'aiuta. Aiutati che il ciel ti aiuta. Sì, ecco, ho quelle capito. perle di saggezza di cui si parlava prima, vedi che hanno una radice comune alla fine. No? Per cui, come dire, che quando io ho cominciato a dire: io in questa sofferenza veramente non ci posso più stare, perché per me la meta da raggiungere aveva un valore grande. Scusa che ti interrompo, ma la sofferenza era data dall'anima o dalla mente? Allora, l'anima utilizza la sofferenza per fare la chiamata. Vuol dire che, e quindi dice: siccome la mente creo l'alleanza, la mente ti farà generare la sofferenza. Se noi, è come dire, se io mi ferisco alla mano, no? Se io non dovessi sentire dolore, quindi non avessi quei ricettori nel cervello che mi fanno sentire il dolore, mai e poi mai mi prenderei cura della mia ferita. Certo, perché non la senti. Quella ferita potrebbe addirittura infettarsi, creare una situazione ancora più grave, ma io non percepirei il dolore. Il dolore, nella nostra condizione evolutiva, è lo strumento migliore per farci fare una scelta. Allora, che cosa fa l'anima? La nostra anima ha sempre un fine. Si dice che il fine è sempre il raggiungimento dell'amore. Tutti siamo sempre alla ricerca dell'amore. Però se noi siamo dormienti, abbiamo bisogno di risvegliarci, ma solo il dolore può farlo. Dice: ma che fregatura, al momento è così. Anche diciamo, al momento è così, ecco. Perché mai e poi mai, se tu sei già in una condizione dove provi gioia, felicità, spensieratezza, entusiasmo, non ti verrebbe forse neanche mai, no, l'idea, a meno che tu non abbia raggiunto un certo grado di introspezione, poi dici: no, posso fare anche questo. Ma se no, la ferita, il dolore, la sofferenza diventa il trampolino di lancio per. Allora, è ovvio che cos'è che ti fa sentire il dolore? La mente che ti manda il segnale. Sì. Cioè, perché tutte le nostre parti sono sempre interconnesse. Ma l'anima, che è questa scintilla che
tende a qualcosa di più grande, ad un'evoluzione ancora più grande, dice, quindi la personalizzo in qualche modo, no? Guarda che puoi accedere a qualcos'altro, cioè puoi accedere ad un mondo, ad una vibrazione ancora più grande, che è sempre una vibrazione d'amore, però per farlo devi scardinarti da determinati meccanismi, che sono poi quegli stessi meccanismi che, guarda caso, hanno generato il dolore. La mia sofferenza, nel mio caso, era che io volevo controllare a tutti i costi quella situazione, ma io non potevo controllarla. Quindi è come dire che il controllo è stato la causa, ma il controllo per me è stata anche la cosa che mi ha portato a. Quindi entrambi gli aspetti. E io ho scoperto tante cose, e poi anche quando, per esempio, tu prima parlavi di noi siamo sempre messaggeri, è vero, quindi vuol dire che portiamo un messaggio a qualcun altro. Allora la nostra vita può diventare una possibilità per qualcun altro, perché affinché qualcosa di veramente spirituale sia di bellezza, non deve andare solo a beneficio nostro, deve andare a beneficio di tutti. Allora, in questo, perché quando diciamo siamo fratelli, siamo sorelle, ma che cosa significa questo? Essere fratelli, essere sorelle, no? E allora è come dire che la strada percorsa da qualcuno può essere una opportunità, una visione per qualcun altro, non deve essere la stessa strada, perché sennò cadiamo nella trappola. Certo, quello che dicevi prima, l'indottrinamento, uno ha fatto quella, vuole farla sull'altro. Assolutamente, eccetera. Ma oltretutto, intanto noi non possiamo e non dobbiamo avere la pretesa che ciò che è diventato strada per noi lo diventi per qualcun altro. Noi possiamo far vedere che c'è una strada, ma un'altra grande saggezza che diceva mia nonna era: puoi portare un cavallo all'abbeveratoio ma non puoi costringerlo a bere. Certo. Che significa che deve esserci sempre quell'atto di volontà di affrontare il cambiamento. Siamo sempre pronti? No. Quasi no. mai. Siamo sempre pronti? No. Però anche lì, vedi, dipende sempre da che valore ha per te quella possibilità di cambiare. Se tu vedi che c'è un valore grande, allora magari anche scali la montagna. Sì. Credo che dal momento che siamo tutti qua, che stiamo ascoltando il programma, voi che ascoltate, noi che parliamo, ognuno voi che mi scrivete, secondo me c'è una voglia di cambiare e di approfondire e di andare oltre, perché se no non saremo qua connessi il mercoledì, giusto? È per quello che il programma si chiama Connessi con noi stessi. Certo. Non è che si chiama Connessi con Radio Piper o Connessi con Edward, no, Connessi con se stessi, sì. Perché questo programma è destinato a che ognuno, che vuole, perché ci vuole forse volontà, si connette con se stesso, che ognuno che dice una cosa, magari un qualcosa che dici te, un qualcosa che dico io, un qualcosa che mi scrive qualcuno, che io leggo, un'altra cosa, magari a qualcuno può arrivargli un pezzettino di quel qualcosa nel mosaico che gli serve per completare il quadro. Assolutamente. Per andare avanti anche lui. Per dire, esempio, anche io e te abbiamo la nostra vita, siamo connessi in noi stessi, in quello che facciamo, però perché siamo qui a parlare? Proprio perché con la speranza che possiamo magari trasmettere qualcosa a qualcuno e poi quel qualcuno a sua volta lo trasmette a un'altra persona e via dicendo. Esatto. Che questo fa sì che il circolo di energia si eleva.
Assolutamente, sì. E il mondo diventa migliore, cioè il mondo nostro in cui viviamo diventa migliore per ognuno di noi alla fine, cioè, Sì. per cui questo è un po' essere dei messaggeri per ognuno, per tutti gli altri come gli altri lo sono per noi, cioè è un continuo di energia e di evoluzione. Assolutamente, e questo è proprio anche uno degli aspetti che diciamo fanno parte, no, delle porte della coscienza, nel senso che alla fine poi si parla anche di massa critica che è pari al 25% e si dice che è sufficiente un 25% di persone che generano un cambiamento affinché questo cambiamento arrivi anche agli altri. Per cui se noi assieme riuscissimo a creare questa rete che eleva le nostre coscienze, automaticamente, perché poi ci pensa l'universo a creare le condizioni ideali affinché questo possa accadere, anche la coscienza collettiva si eleva, perché noi siamo tutti uniti, siamo distinti ma non separati. Il famoso discorso, scintilla di Dio, che il corpo di ognuno, cioè, è avanti, cioè, Esatto, è quindi così semplice se uno ci pensa. è così semplice, sì, basta, sì, certo, non è proprio uno schioccare di dita, ma devi entrare proprio in un processo di cambiamento. Io sono entrata in un processo di cambiamento, l'ho voluto, io mi sono proprio rivoltata come un calzino, ma completamente. Poi è vero, ci sono determinate qualità che sono innate. Per esempio, io a distanza di tempo incontro delle persone che mi dicono: ma come, non sei più? No, dico, io nel mondo tradizionale non ci sono più. E cosa fai? E quindi spiego cosa faccio. E allora mi guardano e dicono: ma sai che però tu ce l'avevi dentro questa cosa, perché io quando parlavo con te tu eri sempre disponibile ad ascoltarmi, mi parlavi in un certo modo, quindi di fatto io non ho scoperto niente, io ho solo risvegliato. Anch'io stessa cosa. E arrivano le altre persone a dirtelo, perché noi non riusciamo mai a guardare noi stessi per come siamo. Sì, si fa fatica. Facciamo fatica. E poi arriva qualcun altro che l'universo ti porta e ti dice questa cosa e tu ci pensi e dici: ah, ma dai, ma veramente? E quasi non ci credi. Però mi sorge un dubbio a questo punto. Tu dici: ok, noi siamo stati già predisposti a essere così, perché lo eravamo già prima. È la natura. Ok, è la natura, ma è la natura nostra, cioè tipo me e te, le persone come noi, o la natura di tutti incondizionatamente? Dipende che cosa intendiamo per natura, perché secondo me il discorso della natura va anche, per la mia visione, agganciato al discorso della missione di ciascuno. Vuol dire che io posso essere, fai conto, nella mia natura empatica, ma non è detto che la mia missione sia quella di portare solo empatia. Può essere tanto altro, ma se io però nego la mia natura, qualsiasi essa sia, dentro di me io genero una guerra, perché c'è la mia natura che spinge a manifestarsi per quello che è, e la natura è sempre molto collegata all'anima, e dall'altra parte c'è qualcos'altro dentro di me che fa pressione per negare quella natura. Quindi, come dire, la natura esiste, ce l'abbiamo dentro, è un po' come dire: ah, ma guarda, ognuno di noi ha il proprio carattere, magari se la vogliamo mettere a livello più mentale, no? Okay. Ognuno di noi ha il proprio carattere, ha delle connotazioni sue specifiche che gli servono in questa vita per essere in un determinato modo, per portare un determinato messaggio in questa vita. Se queste qualità, questi talenti, questi doni vengono repressi per tutta una serie di motivi, di circostanze, non è che dormiranno, inizieranno a spingere, perché l'anima vuole che quegli elementi, quei doni, quelle qualità escano, perché tu devi essere questo nel mondo, non puoi essere qualcos'altro. È il discorso che si faceva all'inizio con i giovani.
Quindi come genitori dobbiamo guardare, osservare i nostri figli da distante, no? E comprenderne la loro natura e agevolare l'espressione di quella natura se vogliamo che veramente il mondo cambi, ma allo stesso tempo dobbiamo fare la stessa cosa con noi, perché io posso riconoscere la natura di un altro solo se prima ho riconosciuto la mia di natura. Io non avrei potuto essere quella che sono adesso se non avessi fatto leva su quella sofferenza e non avessi deciso profondamente di cambiare, ma il mio percorso di cambiamento non è durato un percorso, cioè non è stato ok, vado a fare questo, no, è stato un continuo, perché è la vita, è la quotidianità. Tu devi entrare in una quotidianità, nella tua quotidianità, dalla mattina quando ti svegli, alla sera quando vai a dormire, e anche durante il sonno, anche perché è nel sonno che si elabora. Sì. Ed è lì che tu devi portare tutte le tue conoscenze, quello che tu senti nella tua quotidianità. È questo, portare lo spirito nella materia. Perché se io mi fermo solo all'idea spirituale e non la porto nella materia, io posso cambiare per me, ma io sono un tassello di questa umanità e devo essere canale, devo essere strumento, e allora devo portare lo spirito nella materia, e allo stesso tempo, poiché io sono materia, nel mio processo di purificazione vado a elevarmi, sempre però passando dall'energia del cuore. Sì. Ma capisci che forse, cioè, non ci basta, è vero che forse non ci basta neanche una vita, però dobbiamo iniziare da qualche parte. Ovvio. Perché se aspettiamo sempre che sia qualcun altro a farlo per noi saremo sempre qua ad essere vittime di quello che sta accadendo. Cioè, mi viene in mente una frase, quello che diceva Gesù: siamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo. È vero, è vero. Cioè, siamo in questo mondo ma non siamo in questo mondo, per cui siamo da un mondo spirituale e lo stiamo trasportando nella quotidianità, nella materia di quello che stiamo vivendo, proprio per innalzare l'energia, lo spirito, per cui un po' quello che stai dicendo. Sì, cioè, sì, e per me portare nella materia significa anche, come diceva mia nonna, guardati 5 centimetri attorno. Cioè, mia nonna mi ha fatto capire una cosa: tutto bello, tutto interessante, eccetera, ma poi attorno a te cosa c'è? C'è terra bruciata attorno a te? Guardiamo fuori ma non guardiamo dentro. Oppure stai mettendo le mani in pasta per far crescere e nascere un bel giardino? Cioè, cosa c'è? Perché se no ci riempiamo la bocca tanto di paroloni, ma poi stringi, che cosa portiamo? Che cosa portiamo? E allo stesso tempo, se ci ostiniamo a fare ad essere così, noi diventiamo vittime di quell'essere così. Invece Dio, che ci vuole felici, ci dice anche: tu devi essere il protagonista, ma non il protagonista egoico, cioè non quello che va a dire io vengo qua a fare, no, perché devi essere sempre in connessione, cioè l'universo compartecipa e tu sei canale. Allora c'è visibile e invisibile che si uniscono, che sono assieme. E questa la grande opportunità che noi abbiamo. Materia e spirito, visibile e invisibile, essere umano inteso come la nostra umanità, i nostri limiti, ma con qualcosa di più grande che vede e provvede. Una domanda da farti, in cui io mi sono fatto un po' una mia idea. Secondo te quanto c'è di quello che si vede in percentuale di quello che non si vede? Di quello che vediamo noi con i nostri occhi, con i nostri filtri, sì, con i nostri canali sensoriali. No, con la materia, cioè quanto c'è di materia e quanto c'è di invisibile secondo te? C'è tanto di invisibile, c'è tantissimo. Io non ti saprei dire le percentuali, perché poi anche il visibile dipende da chi lo vede.
perché se tu pensi per esempio che ma anche nella gamma di percezione dei suoni o dei colori noi siamo limitati. Per esempio i cani sentono gli ultrasuoni, noi umani non li sentiamo, quindi pensa. Oppure noi vediamo uno spettro, no? Che è quello dei colori principali, ma ci sono tante altri colori che noi non riusciamo a percepire, tante altre vibrazioni che noi non riusciamo a percepire. Ma pensa anche semplicemente il nostro terzo occhio. Prima parlavo di chiaroveggenza, di chiara visione, che vuol dire vedere laddove la mente non riesce. Anche quello è un canale sottile, ma noi utilizziamo solo i nostri sensi fenomenici, cioè quindi tatto, udito, gusto, olfatto, eccetera, eccetera. Ma esiste tanto di più. Per esempio il nostro campo aurico, che noi così non percepiamo, ma se ci diamo la possibilità di ascoltare, noi abbiamo dei chakra nelle mani, abbiamo chakra dappertutto, ma anche nelle mani. Cosa intendi dire per chakra? Perché non tutti sanno cos'è un allora, chakra. I chakra sono delle ruote di energia che prendono, quindi metabolizzano l'energia dall'esterno, la portano all'interno. Questa energia entra nel corpo, è un'energia universale, entra nel corpo e va a implementare, a nutrire tutto il nostro sistema, il sistema energetico, quindi il sistema sanguigno, il sistema endocrino. Non è visibile agli occhi, nel senso che se io inizio a sezionare un corpo non andrò mai a vedere la ruota, ma è percepibile attraverso un determinato modo di percepire, ma è percepibile perché mettiamo in campo sensi diversi. Ma l'energia si percepisce l'energia, però bisogna darsi un tempo, uno spazio per poterlo fare. Quindi, come dire che se io inizio ad accarezzare i miei corpi aurici, che sono questi strati di energia invisibili agli occhi, ma che comunque diventano l'anello di congiunzione tra noi e l'universo, sento che c'è qualcosa. Per esempio, quando si fanno i trattamenti Reiki e quindi le mani dell'operatore inizia a scorrere lungo i corpi aurici, l'operatore sente delle vibrazioni e chi sta ricevendo il trattamento entra proprio in uno stato di quiete e di pace. Quindi è come dire che c'è tutto un mondo invisibile, per rispondere alla tua domanda, tutto un mondo invisibile che noi possiamo percepire, non tutto perché è impossibile, ma in parte sicuramente sì, se ci diamo la disponibilità e il tempo e la conoscenza per farlo. Tanta roba. È tanta roba. Per cui diciamo abbiamo un mondo da scoprire noi stessi per stare bene, e noi perdiamo tanto tempo a cercare di capire tutte le cose che si stanno muovendo fuori, ma in realtà ci distraggono da quello che ci muove dentro. Assolutamente. Che è la vera conoscenza. Sì, è vero, e più stiamo in quello che accade fuori e in qualche modo lasciamo che quello che accade fuori ci prenda, perché io lo vedo come un grande polipo con tanti tentacoli, no? Appena ti vede, tac, ti assorbe, perché il campo vibrazionale del sistema, soprattutto in questo momento, è molto pesante e fa così, ti ciuccia, come dire, ti ciuccia. Soprattutto la tecnologia ti ciuccia. E quindi ti ruba energia e non hai poi, a meno che non ci sia un grande atto di volontà e adesso basta, mi centro, perché poi abbiamo anche bisogno di sentirci radicati e quindi di spostare l'energia dalla testa ai piedi. Infatti, quando abbiamo la testa troppo pesante, la cosa che dobbiamo fare è camminare
in natura possibilmente. Camminare in natura, intanto perché la natura non ha il brusio del mondo, cioè non ha tutte quelle voci che continuano, no, ad esserci. Il campo energetico della natura ha una vibrazione molto più alta rispetto a quello che si trova in città o comunque nei luoghi. Veniamo dalla natura. Esatto, e questo aiuta il recupero della propria centratura. Infatti, per esempio, io faccio tantissime pratiche nel bosco, anche stamattina con il mio gruppo ero nel bosco a fare pratiche. Dai. Ah sì. Vedi, prima che sei arrivata stavo raccontando questa cosa che secondo me è molto importante quando uno ha un attimo, un po' di tempo, qualcosa, che prende e va in mezzo alla natura, che prende anche una tenda, dorme in mezzo a un fiume, lungo un fiume da qualche parte, qualsiasi parte, però lontano, lasciare il cellulare a casa, cioè tutto ciò che è tecnologico via, in modo che tu sei concentrato sulla natura e centrato sulla natura, in modo che tu riacquisisci quella tua forza. Ma sai che ultimamente si parla molto di Shirin-yoku, di forest bathing, di immersione nei boschi, e si è proprio scoperto che sono sufficienti anche 20-40 minuti di immersione nel bosco per stimolare il sistema immunitario. Cioè la capacità che ha il bosco, la natura in generale, di risvegliare l'energia vitale è potentissima. E infatti fare le pratiche in natura diventa potentissimo, perché hai questa vibrazione che ti arriva dagli alberi, dalla terra, il contatto con la terra, il vento, ma anche per esempio il canto, no, degli uccellini che ti accompagnano, cioè è meraviglioso. E quindi fai conto, stai facendo una meditazione, no? Sei lì nella pratica meditativa e tutto attorno hai questa ulteriore vibrazione, capisci che tu è come se fossi immerso in qualcosa di vasto, di grandissimo, hai la tua coscienza che si unisce alla coscienza della natura. E quindi il risultato che ne ricavi in termini di beneficio personale, anche a livello fisico, a livello mentale, a livello di radicamento, è grandissimo. Lo so, è quello che mi è successo a me in Lapponia. Quando sono stato là, proprio cioè immerso nel niente, lontano da tutto, la casa più vicina è a 20 km, sei in mezzo al niente e ritrovi il tutto. È vero. Cioè, devi perderti per ritrovarti. È vero. E quando questo ho cominciato a riconnettere un sacco di cose in me stesso, e da là proprio è partito il mio viaggio proprio a 1000, proprio, cioè, sono stato da su 8 mesi cioè, nel camper, per cui però quando hai un momento di possibilità non bisogna sprecarlo, bisogna andare in mezzo alla natura. Carpe diem, subito, immediatamente, ma basta anche poco, Tutto quello che c'è è basta tutto il tempo ben investito. Quando tu stai da solo con la natura non c'è cura migliore per te stesso, sia per la tua psiche, il tuo fisico, il tuo tutto, cioè proprio ti ricarichi. Sì, e quando per esempio ci sono persone che mi dicono: ma sai, io abito lontano, dico non ti preoccupare, tu apri la finestra, puoi farlo di notte, se è di notte collegati alle stelle, apri la finestra e guarda il cielo, apri il cuore e ti connetti. Se invece è di giorno, apri la finestra, se hai un albero davanti tanto meglio, e lui è già il simbolo di tutta la natura. E se no, guarda il cielo, guarda le nuvole, guarda il sole, non direttamente perché sennò ti bruci gli occhi, però ecco, come dire, ci sono gli elementi naturali, perché se noi aspettiamo di avere sempre le condizioni perfette per muovere il primo passo, quel primo passo non lo muoveremo mai. No. Per cui bellissimo però quello che stiamo dicendo, mamma mia, cioè proprio lo sento molto mio tutto quello che stai dicendo, perché sono cose che io vivo personalmente, al di là che non ho mai fatto un corso o qualcosa eccetera, però è una cosa che le sensazioni che tu racconti sono le stesse che vivo anch'io, e questa è tanto. Mi raccontavi prima che hai scritto anche un libro. Sì, allora questo è un progetto che io avevo nell'anima, il titolo è Anime fatte di stelle, perché siamo tutti delle stelle, ma non solo in termini poetici, perché proprio molti elementi che sono stati raccolti nell'universo fanno parte del corpo umano, il ferro per esempio, no? Che si trova anche nell'acqua.
Esatto. E, allora io da piccolina volevo scrivere un libro e mi era sempre piaciuto La piccola fiammiferaia, però era una storia così triste, no? Un po' drammatica, ma avevo sempre questa cosa di scrivere, poi non ho mai realizzato fino insomma a poco tempo fa il progetto, perché come abbiamo visto in tutto questo nostro incontro c'è sempre qualcosa che scavalca la natura, no? C'è sempre qualcosa che si frappone tra te e il tuo più grande desiderio, e quindi ho lasciato perdere. Poi dopo, insomma, io ho iniziato a riscoprirmi, ho fatto tanti percorsi dove mi sono aiutata io, adesso aiuto anche le persone, le accompagno a trovare la propria stella interiore, e ad un certo punto ho detto: sai che c'è? Che adesso io mi metto a scrivere, ma la mia mente era andata da tutt'altra parte, cioè io mai e poi mai avrei pensato di scrivere un libro come l'ho scritto, ma ho dato il permesso alla mia mano di scrivere, e così la mia anima ha parlato. E allora che cosa ne è nato? Ne è nato un libro di narrativa consapevole, cioè questa è la storia di 3 protagoniste, una madre, una figlia e una nonna, quindi ci sono 3 generazioni che si confrontano tra di loro, ognuna di loro ha il proprio vissuto, parla dei propri sentimenti, del proprio modo di vedere la vita, però poi ad una in particolare di queste 3 protagoniste accade una cosa. E qua un po' anche la mia storia, no? Stavo pensando al discorso perché, tua nonna. Esatto, eccetera, infatti sì. poi questo libro è anche dedicato a mia nonna, perché poi succede un fatto grave alla protagonista, e quindi entra in un momento di grande sofferenza, ma incontra un libro. Per caso, ma si sa che il caso non esiste. E questo libro ha una particolarità, cioè parla con la protagonista, gli parla attraverso le sue pagine, gli manda anche un bel aiutante durante la notte, perché come ti dicevo noi viviamo di giorno ma soprattutto viviamo anche la notte, e quindi c'è anche questo personaggio fantastico che arriva nel sogno della protagonista e l'aiuta. Però il libro le dice: tu devi aprire delle porte se vuoi diventare ciò che sei veramente, e quindi la protagonista deve aprire 7 porte. E in questo libro ci sono tantissime pratiche, perché ogni porta ha delle pratiche che la protagonista deve fare, che quindi la lettrice o il lettore è chiamato, è invitato a fare prima di aprire la porta successiva. Allora, per esempio, parlando di comunicazione, nella porta della voce, che è la porta dedicata al 5° chakra, io metto anche degli elementi di comunicazione, cioè come comunicare al meglio, dando dei piccoli esercizi, perché noi dobbiamo sperimentare. Il vero cambiamento non è fatto solo di conoscenza, ma è fatto di conoscenza unito all'esperienza. Quindi se tu fai esperienza e conosci, allora la consapevolezza che si sviluppa ti porterà verso qualcosa di più grande, altrimenti o resta tutto solo a livello mentale, oppure se fai solo esperienza ti manca un pezzo. E quindi unire le 2 cose invece diventa una sinergia. La sinergia è qualcosa dove 1 + 1 fa 3, non fa 2. E allora ho voluto creare così un libro sinergico, e l'ho chiamato Anime fatte di stelle, perché come ti dicevo, per me tutti noi siamo delle stelle, e la cosa bella è che la copertina l'ha disegnata mio figlio. Sì, la copertina l'ha disegnata mio figlio, e all'interno ci sono dei disegni che io chiamo dipinti, fatti da persone che io conosco, che sono anche mie allieve, e quindi insomma è diventato un libro che riunisce in sé tanti talenti. E dove può trovare uno? Allora, guarda, semplicemente scrivendomi, e io glielo mando perché gli faccio la dedica. Ma che bello! E gli metto anche un segnalibro fatto a mano. Ecco, questo è il libro, questo è il disegno, e qui, ecco,
per cui uno Oppure mandandomi un messaggio o scrivendomi, può mandarmi una mail a sanson.stefania@virgilio.it dicendomi che ha piacere insomma di ricevere il libro e poi ci mettiamo in contatto. Bello il libro con la tua dedica, sì, sì. Personale, poi ecco, se per esempio le persone abitano vicino a casa mia, sono di Pordenone, io anche le invito a casa mia, gli faccio la dedica, gli do il libro, ci beviamo una tazza di tè, sì. Che carino, vedi, questa è la vera comunicazione. Sì. Molto, molto bellissima questa cosa che hai fatto. E fino adesso hai fatto questo libro praticamente. Sì, ho in progetto anche, no, però i progetti devono essere un po' come i semi nella terra. Certo, Devono deve arrivare essere... il momento, viene da solo. No, è già iniziato, però, sì, ma vedi? come dicevi tu prima, devo trovare anche il tempo di collocare un po' le cose, perché mi sto dedicando veramente a tante cose, per cui... Volevo chiederti una cosa che mi dicevi prima, la notte, cos'è che succede a noi la notte? Perché io ho questa cosa che io mi sveglio la mattina, ma ultimamente spessissimo, ma è già da un periodo, già un paio, 2 o 3 anni, però ultimamente proprio tanto, che io penso una cosa, eccetera, durante il giorno, vado a dormire, non è che sono tranquillo, vado a dormire, c'ho sonno. Mi sveglio la mattina con bam, tutte le cose in testa che mi arrivano così, cioè non è che mi arrivano, mi sveglio che sono già lì, come già in stand by da uscire fuori, comincio a scrivere tutto, eccetera, perché è tutto qua. Allora io dico, ok, durante la notte il cervello elabora perché è più tranquillo, meno distrazioni, c'è qualcos'altro, cos'è che succede? Allora diciamo che durante la notte la mente si acquieta, quindi non ci sono più le barriere mentali. Non essendoci più le barriere mentali, possono arrivare delle intuizioni, cioè i collegamenti con la nostra psiche profonda, che è collegata al divino, è molto più aperta. Poi la bellezza è ricordarsi, perché magari arrivano delle intuizioni, arrivano delle cose, perché la notte non è solo un processo di elaborazione, è anche un processo di abbassamento di tutte le difese. E quindi è un momento in cui la nostra mente non ha più bisogno, tra virgolette, di controllare. Il sogno non è controllabile, a meno che ovviamente non si facciano un determinato tipo di sogni lucidi, cioè, ma questo è un altro campo. Però diciamo nella normalità non è che noi andiamo a controllare il sogno elabora un vissuto interiore, allo stesso tempo le nostre difese mentali, chiamiamole così, si acquietano, si rilassano ed ecco che tutto può accadere. Per cui se l'universo ha bisogno di parlarci, lo stato proprio, quello del risveglio, del primo risveglio, è fondamentale. Infatti magari alcuni dicono tenetevi un quadernetto vicino. Io ho un sacco di foglie in un quadernetto, ecco. Se ho i fogli a 4. Si è più aperti, si è più recettivi. Sì, pensate. E non so se sei in grado di spiegarmi o no, però una cosa, a me da piccolo, cioè tu parlavi appunto del discorso la notte, eccetera, quando uno viaggia, c'è la testa. Io quando avevo tipo 13-14 anni più o meno, quell'età là, avevo avevo praticamente un contatto che perché dice, infatti io pensavo magari ho le traveicole, comunque avevo questo contatto che mi entrava nella testa quando andavo a dormire, io mettevo un po' in disparte e questo veniva e mi raccontava qua là eccetera, da dove venivo qua là eccetera, ma dico ok, e allora poi ci parlavo. E poi il giorno dopo, la notte dopo, ho detto ok, guarda, se hai piacere portarmi da dove dice che questo è il pianeta dove provengo. Ok. La terza sera praticamente ritorna in un millisecondo, praticamente mi trasferisco su un altro posto, un altro pianeta, ma non è che aveva una forma, era tutto buio. E l'unica cosa che si vedevano erano gli occhi e basta. E però dietro gli occhi si percepiva
capito l'energia dietro questi occhi, ma non aveva né una forma fisica né nulla, però non è che vedevi gli occhi tondi, vedevi solo dei bagliori, diciamo, degli occhi e basta. E mi ha detto, boh, che tu provieni da questo pianeta qua, ok, posto, poi sono tornato là, basta, e non l'ho più visto, proprio, cioè, fino ad oggi proprio a zero. Secondo te queste cose possono succedere, succedono? Se ti è capitato, sicuramente può succedere. Io non ci trovo nulla di strano, cioè nel senso che le dimensioni sono tante, poi non tutti hanno accesso a quelle dimensioni, ma chi siamo noi per dire che altre dimensioni non esistono? È la mente che vuole controllare, quindi dici no, ma assolutamente no, esatto, ma assolutamente no. Quindi questa esperienza di grande bellezza che sicuramente ha lasciato dentro di te una bella impronta, no? Un qualcosa, insomma un'immagine. Ma non è un'immagine, è più un qualcosa che sono andato là e ho detto ok, boh, però devo ancora andare a vedere se effettivamente, cioè, magari su certi libri, se esiste, come esiste, che tipo di pianeta è, che cosa, che eccetera, perché non era nemmeno una pianeta, come dici, tipo vedi Marte o Mercurio, roba, cioè, no, era proprio una dimensione. È una dimensione, sì. Era tutto buio, vedevi solo queste luci e l'energia, cioè questi occhi luccicanti, però non avevano una forma proprio, cioè, non è che vedevi la pupilla o robe, cioè questi occhi luminosi e dietro c'era proprio questa energia dietro ogni occhio, cioè questa era una cosa stranissima. E ti è rimasta? Mi è rimasta adesso, sì, mentre sì, stavamo parlando del discorso, ma non ci avevo mai pensato per anni, però dopo che mi hai detto questo discorso che si elabora di notte, eccetera, allora mi sono ricollegato a questa cosa qua, perché io nella mia testa ho tanti piccoli, un sacco di roba e praticamente viene richiamata quando arriva una parola, un qualcosa che è, allora va come a ripescarla e la tira fuori. Cioè io non so, un po' abituato forse a fare tutto questo lavoro qua in me per mettere via tutte le cose, se no c'è un disastro. Sai, può anche essere che il fatto che si sia presentata a te questa immagine, che tu abbia rievocato questa immagine ora, ti stia portando un messaggio, qualcosa, forse... No, era solo una mia semplice curiosità, che volevo chiederti, basta, un po' una cosa così, comunque appunto si parlava di discorso la notte, che insomma, ecco, bene. Bene, sono contento che hai fatto questo libro, che può, fino adesso hai trovato qualcuno a cui lo ha aiutato, ci ha aiutato chi ha letto questo libro, hai avuto dei feedback? Capito? Sì, allora ho ricevuto molti feedback, commenti positivi, anche nella dedica, perché io faccio una dedica personalizzata e sono dediche intuitive. Io non conosco la persona e però quando gli arriva quella dedica dico però sì, e addirittura mi dicono alcune persone che ce l'hanno proprio sul comodino. Che bello. Sì. È bello. Bellissima questa cosa qua. Che lo tengono lì, alcune l'hanno riletto più di una volta perché magari sono curiose queste persone di sapere come va a finire la storia. No, essendo una narrativa vogliono vedere come va a finire la storia. Poi però, siccome all'interno ci sono delle pratiche da fare, che io invito sempre a fare, di prendersi del tempo per fare, allora ritornano di nuovo all'inizio del libro e lo rileggono con un'attenzione diversa e poi man mano che aprono queste porte, perché alla fine queste sono le 7 porte dei chakra, sono i nostri stati di consapevolezza, no? I nostri vari livelli di coscienza che devono essere esplorati, ma sono esercizi veramente, pratiche semplici alla portata di tutti, perché addirittura c'è anche la pratica dell'abbraccio, sapersi abbracciare. No, prima di abbracciare qualcun altro devi sapere abbracciare te stesso. Allora come ci si abbraccia? Ci si abbraccia in un determinato modo. Con le mani così, allora ci sono 2 modi di abbracciare, o ti abbracci in questo modo, no? Sì. Oppure se vuoi un abbraccio più intimo metti le mani sotto le ascelle, i pollici fuori e stai in questo modo, perché hai come un senso di protezione sul 4º chakra, e chiudi gli occhi e stai. Ecco,
Quindi voglio dire, sono delle cose, dei piccoli accorgimenti semplici che però possono fare differenza, oppure anche la camminata o il respiro. A cosa aiutano gli abbracci in particolar modo? Allora, le braccia appartengono, allora alcuni dicono al quarto chakra come prolungamento. Il quarto chakra Il sarebbe? quarto chakra è il chakra del cuore, ma in molti casi si parla di quinto chakra, perché? Perché attraverso le mani tu puoi creare. E poi con la mano sinistra è il simbolo della mano che prende, che riceve, è il simbolo del ricevere, la mano destra è il simbolo del dare. Quindi attraverso le braccia, che però possono essere anche le nostre ali per volare, tu apri sia il cuore, ma ti permetti anche di dare espressione al mondo attraverso la tua opera creativa. E quindi quelle stesse mani, capisci, possono abbracciare. Per cui facciamo vedere anche praticamente è importante abbracciarsi e volersi bene. Allora, assolutamente uno è sì. Così, e l'altro è così. Puoi chiudere gli occhi e se tu anche dondoli leggermente, no? Magari anche un po' reclinando la testa, è come se tu fossi anche nell'abbraccio con... adesso ti parlo del daimon, cioè del tuo spirito guida, no? E sai che è lì con te. E quindi è come coccolarsi, sentirsi uniti, sentirsi proprio nella pace, perché il nostro quarto chakra, che è il chakra del cuore, proprio ci porta nella dimensione della pace, nella dimensione dell'amore. Wow, mi sa che toccherà fare un'altra puntata perché c'è così tanto da dire che e se no andremo avanti 24 sì. ore, perché infatti. più si parla più entusiasmo c'è. Proprio sui chakra sarebbe molto bello proprio fare un discorso proprio sui chakra e anche cosa fare, e magari fare anche proprio magari degli esercizi in diretta proprio per, capito, sì, rievocare queste sensazioni, queste cose, perché è una cosa che può aiutare ognuno di noi. Sì, cioè, ma e poi per esempio ci sono, ma poi chiudo per una parentesi, ci sono dei mantra che si chiamano bija mantra, che si chiamano proprio mantra seme, che quando vengono ripetuti attivano energeticamente i chakra. Perché il mantra? Adesso però qui si apre tutto un altro mondo. Perché il mantra? Perché il mantra è un suono, il suono crea. E infatti si dice che l'Om, che anche quello è un bija mantra ed è il mantra seme del sesto chakra, è il suono che ha creato l'universo, ma andando a pescare nella nostra tradizione religiosa si dice che il verbo di Dio ha creato il mondo. Quindi il verbo, che cos'è? La parola. La parola cos'è? È un suono. E il suono cosa fa? Crea. E infatti la parola ti può guarire o ti può ferire a seconda di come la utilizzi. E tutto è vibrazione. Per quello, ritornando, è importante saper comunicare. Wow. Per cui dobbiamo fare un'altra puntata in cui si parla dei mantra e dei chakra, queste cose qua, perché penso sia una cosa molto importante proprio per ognuno di noi, io in particolar modo, perché tutto ciò che ci aiuta a star bene è molto importante, perché io credo, purtroppo uno dei problemi che abbiamo al giorno d'oggi, che c'è tanta, tra virgolette, conoscenza, c'è tante notizie, tante robe eccetera di cose futili, ma non ce ne sono abbastanza di quelle che invece sono importanti per noi, per il nostro animo, per il nostro benessere interiore. Queste cose qua ce n'è troppo poco per il nostro essere, è vero? Sì, perché è vero, se ne fosse di più si starebbe anche meglio, si sarebbe più felici, non si avrebbe quei sguardi tristi o cupi o terrorizzati che vediamo tante volte nella gente, perché è una mancanza di conoscenza del proprio sé, insomma, è vero, ecco. è vero. Anyway, adesso visto che siamo già a 3 ore di programma e basta, dobbiamo purtroppo chiudere, ci dicono la regia. E peccato, perché onestamente mi trovavo proprio bene. Se
se mi è possibile, chiuderei con una formula che io invito sempre le persone. Questa è una formula che io ho creato una mattina e che sento che mi dà tanta energia, tanta bellezza, e la faccio prima di mettere i piedi a terra, perché quando noi scendiamo dal letto e mettiamo i piedi a terra stiamo già dicendo sì alla vita, perché è un nuovo giorno. Allora la domanda è: come voglio passare questa giornata? Quindi proprio creare una predisposizione interiore affinché la giornata possa essere passata nel nostro massimo bene, che è sempre poi in unione con la missione dell'anima, ma la volontà universale. E allora la formula è questa, no? Mi giro così, vi faccio vedere, mettiamo le mani in gasciò, questo è il simbolo della preghiera, dell'unione, e significa tante cose. E allora porto le mani sulla fronte e dico, mi avvicino al microfono così sentono bene, e dico: pace e gioia nei miei pensieri. Poi porto le mani sulle labbra e dico: pace e gioia nelle mie parole. Poi le porto sul cuore e dico: pace e gioia nel mio cuore. E poi allargo in questo modo le mani, le braccia, e dico: pace e gioia per tutti, perché una vera pratica spirituale è tale solo se è a favore di tutti. E quindi questa diventa sempre la formula che la mattina ci dà la possibilità di entrare in uno stato di coerenza di mente e cuore. Chiediamo proprio all'universo che ci sia la pace e la gioia in questi tre elementi, in questi tre aspetti, nei pensieri, nelle parole, perché è importante come io parlo, ma è anche importante come penso, e nel cuore, proprio perché l'agire del cuore è lo stato che porta amore al creato e porta amore a me, e poi anche che tutto attorno a me possa essere gioia e pace. E se io entro la mattina, lo faccio consapevolmente, poi anche durante la mia giornata posso stare in questo stato. Bello, molto bello questo, molto bello. Bene, e allora anche per stasera siamo arrivati alla fine di questa puntata, e comunque sia sento che non sarà l'unica con la Stefania Sanson, perché c'è tanta conoscenza e sa trasmettere tanto ad ognuno di noi, me per primo, proprio in modo chiaro, lucido e facilmente apprensibile, perché non tutti hanno la conoscenza e sanno spiegarla, o magari alcuni sanno spiegarla, però magari è più una cosa sintetica, ma magari non è vissuta, mentre la Stefania li ha entrambi, e questa è una bellezza molto rara secondo me. E soprattutto il fatto della conoscenza, che ognuno di noi dobbiamo sapere che quello che noi riceviamo dobbiamo anche ritrasmettere, ma questo non è solo noi, è anche voi, cioè, perché per rendere il nostro mondo in cui noi viviamo, cioè intorno a noi stessi, per renderlo migliore, deve partire anche da ognuno di noi a dare l'esempio. Per cui se con una mano apprendiamo la conoscenza, con l'altra dobbiamo distribuirla, darla a chi vuole apprenderla, cioè, perché ognuno di noi è un messaggero a modo suo, perché se prendi la conoscenza con tutte e due le mani, cosa fai? Niente, sei bloccato. Per quello dico, devi apprendere e dare, perché se tu non dai non riapprendi, si blocca come l'energia, e questo è molto, molto importante ricordarselo. Ecco, per cui vabbè, anche stasera purtroppo bisogna lasciarsi, e la puntata comunque la si può riascoltare sul sito www.radiopiper.it, sulla sezione podcast si clicca sopra, e questa è la 7ª puntata,
Edward più Stefania. Sappiate che vi voglio bene, grazie per esserci, grazie per il vostro supporto, grazie per quello che ci scrivete, e ci farebbe tanto piacere ricevere le vostre opinioni, le vostre considerazioni, cioè quello che avete recepito di questa trasmissione. E ci vediamo mercoledì prossimo, sempre su Radio Piper FM 88.8 93.8, sul sito in streaming www.radiopiper.it, in diretta visiva sulla pagina Facebook Radio Piper, Piper Club, e anche YouTube Radio Piper. Ecco, grazie di cuore, perché è grazie anche a voi che esiste questo programma. Ecco, per cui... Vi ringrazio anch'io. Bello, è stato veramente un grande piacere essere qua in vostra compagnia. Grazie. Ecco. Cosa dici? Facciamo un saluto con l'abbraccio? Sì. Sì, ecco. Allora vi volevamo lasciare con questo abbraccio che spero che potete praticare anche voi, e dedichiamo a voi questo abbraccio che avete trascorso questo tempo insieme, avete donato il grande dono del vostro tempo ad ascoltarci. Ok? Grazie di cuore. Grazie. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again.
and step into a